Canne al vento di Grazia Deledda. Canne al vento è uno dei più celebri romanzi di Grazia Deledda, premio Nobel della letteratura. Un grande classico della letteratura italiana rivive in questa intensa edizione audiolibro. Tra le atmosfere profonde e malinconiche della Sardegna si intrecciano destino, colpa, fede e speranza in una vicenda senza tempo. Una narrazione ricca di sensibilità e forza poetica, capace di rendere immortale l'opera della scrittrice. Lettura di Enrica Giampieretti. Edizione audiolibro YouTube a cura di Beneinst, Onde letterarie e audiolibri. Buon ascolto. Capitolo primo. Tutto il giorno Efix, il servo delle dame Pintor, aveva lavorato a rinforzare l'argine primitivo, da lui stesso costruito un po' per volta, a furia d'anni e di fatica, giú in fondo al poderetto lungo il fiume. E al cader della sera contemplava la sua opera dall'alto, seduto davanti alla capanna sotto il ciglione glauco di canne a mezza costa sulla bianca collina dei Colombi. Eccolo tutto ai suoi piedi, silenzioso e qua e là scintillante d'acque nel crepuscolo, il poderetto che Efix considerava piú suo che delle sue padrone. 30 anni di possesso e di lavoro lo han fatto ben suo, e le siepi di fichi d'India che lo chiudono dall'alto in basso come due muri grigi serpeggianti di scaglione in scaglione dalla collina al fiume gli sembrano i confini del mondo. Il servo non guardava al di là del poderetto, anche perché i terreni da una parte e dall'altra erano un tempo appartenuti alle sue padrone. Perché ricordare il passato? Rimpianto inutile. Meglio pensare all'avvenire e sperare nell'aiuto di Dio. E Dio prometteva una buona annata, o perlomeno faceva ricoprir di fiori tutti i mandorli e i peschi della valle. E questa, fra due file di colline bianche, con lontananze cerule di monti ad occidente e di mare ad oriente, coperta di vegetazione primaverile, d'acque, di macchie, di fiori, dava l'idea di una culla gonfia di veli verdi, di nastri azzurri, col mormorio del fiume monotono come quello di un bambino che s'addormentava. Ma le giornate eran già troppo calde ed Efix pensava anche alle piogge torrenziali che gonfiano il fiume senz'argini e lo fanno balzare come un mostro e distruggere ogni cosa. Sperare, sì, ma non fidarsi anche. Star vigili come le canne sopra il ciglione, che ad ogni soffio di vento si battono l'una contro l'altra le foglie, come per avvertirsi del pericolo. Per questo aveva lavorato tutto il giorno e adesso, in attesa della notte, mentre per non perder tempo intesseva una stuoia di giunchi, pregava perché Dio rendesse valido il suo lavoro. Che cosa è un piccolo argine se Dio non lo rende col suo volere formidabile come una montagna? 7 giunchi attraverso un vimine, dunque, e 7 preghiere al Signore ed a Nostra Signora del Rimedio, benedetta ella sia. Ecco laggiú, nell'estremo azzurro del crepuscolo, la chiesetta e il recinto di capanne quieto come un villaggio preistorico abbandonato da secoli. A quell'ora, mentre la luna sbocciava come una grande rosa fra i cespugli della collina e le euforbie odoravano lungo il fiume, anche le padrone di Efix pregavano. Donna Ester, la più vecchia, benedetta ella sia, si ricordava certo di lui, peccatore. Bastava questo, perché egli si sentisse contento.
compensato delle sue fatiche. Un passo in lontananza gli fece sollevar gli occhi. Gli sembrò di riconoscerlo. Era un passo rapido e lieve di fanciullo, passo d'angelo che corre ad annunziare le cose liete e le tristi. Sia fatto il volere di Dio. È Lui che manda le buone e le cattive notizie. Ma il cuore cominciò a tremargli ed anche le dita nere screpolate tremarono coi giunchi argentei lucenti alla luna come fili d'acqua. Il passo non s'udiva piú. Efix tuttavia rimase ancora là, immobile, ad aspettare. La luna saliva davanti a lui e le voci della sera avvertivano l'uomo che la sua giornata era finita. Era il grido cadenzato del cuculo, il zirlio dei grilli precoci, qualche gemito d'uccello. Era il sospiro delle canne e la voce sempre piú chiara del fiume, ma era soprattutto un soffio, un ansito misterioso che pareva uscire dalla terra stessa. Sì, la giornata dell'uomo lavoratore era finita, ma cominciava la vita fantastica dei folletti, delle fate, degli spiriti erranti. I fantasmi degli antichi baroni scendevano dalle rovine del castello sopra il paese di Galte, su all'orizzonte, a sinistra di Efix, e percorrevano le sponde del fiume alla caccia dei cinghiali e delle volpi. Le loro armi scintillavano in mezzo ai bassi ontani della riva e l'abbaiar fioco dei cani in lontananza indicava il loro passaggio. Efix sentiva il rumore che le panas, donne morte di parto, facevano nel lavare i loro panni giú al fiume, battendoli con uno stinco di morto, e credeva di intraveder l'ammattadore, folletto con 7 berretti entro i quali conserva un tesoro, balzar di qua e di là sotto il bosco dei mandorli, inseguito dai vampiri con la coda di acciaio. Era il suo passaggio che destava lo scintillio dei rami e delle pietre sotto la luna, e agli spiriti maligni si univano quelli dei bambini non battezzati, spiriti bianchi che volavano per aria tramutandosi nelle nuvolette argentee dietro la luna, e i nani e le gianas, piccole fate che durante la giornata stanno nelle loro case di roccia a tesser stoffe d'oro in telai d'oro, ballavano all'ombra delle grandi macchie di filirea mentre i giganti s'affacciavano fra le rocce dei monti battuti dalla luna, tenendo per la briglia gli enormi cavalli verdi che essi soltanto sanno montare, spiando se laggiú fra le distese d'euforbia malefica si nascondeva qualche drago, o se il leggendario serpente cananea, vivente fin dai tempi di Cristo, strisciava sulle sabbie intorno alla palude. Specialmente nelle notti di luna, tutto questo popolo misterioso anima le colline e le valli. L'uomo non ha diritto a turbarlo con la sua presenza, come gli spiriti han rispettato lui durante il corso del sole. È dunque tempo di ritirarsi e chiuder gli occhi sotto la protezione degli angeli custodi. Efix si fece il segno della croce e si alzò, ma aspettava ancora che qualcuno arrivasse. Tuttavia spinse l'asse che serviva da porticina e vi appoggiò contro una gran croce di canne che doveva impedire ai folletti e alle tentazioni di penetrare nella capanna. Il chiarore della luna illuminava attraverso le fessure la stanza stretta e bassa agli angoli, ma abbastanza larga per lui che era piccolo e scarno come un adolescente. Dal tetto a cono di canne e giunchi che copriva i muri a secco e aveva un foro nel mezzo per l'uscita del fumo, pendevano grappoli di cipolle e mazzi d'erbe secche, croci di palma e rami d'ulivo benedetto, un cero dipinto
una falce contro i vampiri e un sacchetto di orzo contro le panas. Ad ogni soffio tutto tremava e i fili dei ragni lucevano la luna. Giú per terra la brocca riposava con le sue anse sui fianchi e la pentola capovolta le dormiva accanto. Efix preparò la stuoia, ma non si coricò. Gli sembrava sempre di sentire il rumore dei passi infantili. Qualcuno veniva di certo e, infatti, a un tratto i cani cominciarono ad abbaiare nei poderi vicini e tutto il paesaggio, che pochi momenti prima pareva si fosse addormentato fra il mormorio di preghiera delle voci notturne, fu pieno di echi e di fremiti, quasi si svegliasse di soprassalto. Efix riaprí. Una figura nera saliva attraverso la china ove già le fave basse ondulavano argentee alla luna, ed egli, a cui durante la notte anche le figure umane parevan misteriose, si fece di nuovo il segno della croce. Ma una voce conosciuta lo chiamò. Era la voce fresca, ma un po' ansante, di un ragazzo che abitava accanto alla casa delle dame Pintor. Zio Efisè, zio Efisè! Che è accaduto, Zuannantò? Stanno bene le mie dame? Stanno bene, sì, mi pare. Solo mi mandano per dirvi di tornare domani presto in paese, che hanno bisogno di parlarvi. Sarà forse per una lettera gialla che ho visto in mano a donna Noemi. Donna Noemi la leggeva e donna Ruth, col fazzoletto bianco in testa come una monaca, spazzava il cortile, ma stava ferma, appoggiata alla scopa, e ascoltava. Una lettera. Non sai di chi è? Io no, non so leggere, ma la mia nonna dice che forse è di Sennor Giacinto, il nipote delle vostre padrone. Sì, Efix lo sentiva. Doveva esser così. Tuttavia si grattava pensieroso la guancia a testa china e sperava e temeva di ingannarsi. Il ragazzo s'era seduto, stanco, sulla pietra davanti alla capanna e si slacciava gli scarponi, domandando se non c'era nulla da mangiare. Ho corso come un cerbiatto, avevo paura dei folletti. Efix sollevò il viso olivastro, duro come una maschera di bronzo, e fissò il ragazzo coi piccoli occhi azzurrognoli, infossati e circondati di rughe. E quegli occhi vivi, lucenti, esprimevano un'angoscia infantile. Ti han detto se io devo tornare domani o stanotte? Domani, vi dico. Intanto che voi sarete in paese, io starò qui a guardare il podere. Il servo era abituato a obbedire alle sue padrone e non fece altre richieste. Tirò una cipolla dal grappolo, un pezzo di pane dalla bisaccia e, mentre il ragazzo mangiava, ridendo e piangendo per l'odore dell'aspro companatico, ripresero a chiacchierare. I personaggi più importanti del paese attraversavano il loro discorso. Prima veniva il rettore, poi la sorella del rettore, poi il milese che aveva sposato una figlia di questa ed era diventato, da venditore ambulante di arance e di anfore, il più ricco mercante del villaggio. Seguiva don Predu, il sindaco, cugino delle padrone di Efix. Anche don Predu era ricco, ma non come il milese. Poi veniva Kallina, l'usuraia, ricca anche lei, ma in modo misterioso. I ladri han tentato di rompere il suo muro. Inutile, è fatato. E lei rideva stamattina nel suo cortile dicendo: anche se entrano, trovano solo cenere e chiodi, povera come Cristo. Ma la mia nonna dice che zia Chillina ha un sacchettino pieno d'oro nascosto dentro il muro.
Ma ad Efix, in fondo, poco importavano queste storie. Coricato sulla stuoia, con una mano sotto l'ascella e l'altra sotto la guancia, sentiva il cuore palpitare e il fruscio delle canne sopra il ciglione gli sembrava il sospiro d'uno spirito malefico. La lettera gialla, giallo, brutto colore. Chissà cosa doveva ancora accadere alle sue padrone. Da 20 anni a questa parte, quando qualche avvenimento rompeva la vita monotona di casa Pintor, era invariabilmente una disgrazia. Anche il ragazzo s'era coricato, ma non aveva voglia di dormire. Zio Efix, anche oggi la mia nonna raccontava che le vostre padrone erano ricche come don Predu. È vero o non è vero? È vero, disse il servo sospirando, ma non è ora di ricordar queste cose. Dormi. Il ragazzo sbadigliò. Ma mia nonna racconta che, dopo morta, donna Maria Cristina, la vostra beata padrona vecchia, passò come la scomunica in casa vostra. È vero o non è vero? Dormi, ti dico, non è ora. E lasciatemi parlare. E perché è fuggita donna Lia, la vostra padrona piccola? La mia nonna dice che voi lo sapete, che l'avete aiutata a fuggire, donna Lia. L'avete accompagnata fino al ponte, dove si è nascosta finché è passato un carro sul quale ella è andata fino al mare. Là si è imbarcata e don Zame, suo padre, il vostro padrone, la cercava, finché è morto. È morto là, accanto al ponte. Chi l'ha ucciso? Mia nonna dice che voi lo sapete. Tua nonna è una strega. Lei e tu e lei, lasciate in pace i morti, gridò Efix, ma la sua voce era roca e il ragazzo rise con insolenza. Non arrabbiatevi, che vi fa male, zio Efix. Mia nonna dice che è stato il folletto a uccidere don Zame. È vero o non è vero? Efix non rispose. Chiuse gli occhi, si mise la mano sull'orecchio, ma la voce del ragazzo ronzava nel buio e gli sembrava la voce stessa degli spiriti del passato. Ed ecco, a poco, tutti vengono attorno, penetrano per le fessure come i raggi della luna. È donna Maria Cristina, bella e calma come una santa. È don Zame, rosso e violento come il diavolo. Sono le 4 figlie che nel viso pallido hanno la serenità della madre e in fondo agli occhi la fiamma del padre. Sono i servi, le serve, i parenti, gli amici, tutta la gente che invade la casa ricca dei discendenti dei baroni della contrada. Ma passa il vento della disgrazia e la gente si disperde come le nuvolette in cielo attorno alla luna quando soffia la tramontana. Donna Cristina è morta. Il viso pallido delle figlie perde un poco della sua serenità e la fiamma in fondo agli occhi cresce. Cresce a misura che don Zame, dopo la morte della moglie, prende sempre più l'aspetto prepotente dei baroni suoi antenati e, come questi, tiene chiuse dentro casa come schiave le 4 ragazze, in attesa di mariti degni di loro. E, come schiave, esse dovevano lavorare, fare il pane, tessere, cucire, cucinare, saper custodire la loro roba e soprattutto non dovevano sollevar gli occhi davanti agli uomini, né permettersi di pensare ad uno che non fosse destinato per loro sposo.
ma gli anni passavano e lo sposo non veniva. E più le figlie invecchiavano, più don Zame pretendeva da loro una costante severità di costumi. Guai se le vedeva affacciate alle finestre verso il vicolo dietro la casa, o se uscivano senza suo permesso, le schiaffeggiava coprendole d'improperi e minacciava di morte i giovani che passavano 2 volte di seguito nel vicolo. Egli, intanto, passava le giornate a girovagare per il paese o seduto sulla panca di pietra davanti alla bottega della sorella del rettore. Le persone scantonavano nel vederlo, tanto avevan paura della sua lingua. Egli litigava con tutti ed era talmente invidioso del bene altrui che quando passava in un bel podere diceva «Le liti ti divorino!» Ma le liti finivano col divorare le sue terre e una disgrazia inaudita lo colpì a un tratto come un castigo di Dio per la sua superbia e i suoi pregiudizi. Donna Lia, la terza delle sue figlie, sparì una notte dalla casa paterna e per lungo tempo non si seppe più nulla di lei. Un'ombra di morte gravò sulla casa. Mai nel paese era accaduto uno scandalo eguale. Mai una fanciulla nobile e ben educata come Lia era fuggita così. Don Zame parve impazzire. Corse di qua e di là per tutto il circondario e lungo la costa in cerca di Lia, ma nessuno seppe dargliene notizie. Finalmente ella scrisse alle sorelle dicendo di trovarsi in un luogo sicuro ed esser contenta d'aver rotto la sua catena. Le sorelle però non perdonarono, non risposero. Don Zame era divenuto piú tiranno con loro. Vendeva i rimasugli del suo patrimonio, maltrattava il servo, annoiava mezzo mondo con le sue querele, viaggiava sempre con la speranza di rintracciare sua figlia e ricondurla a casa. L'ombra del disonore che gravava su lui e sull'intera famiglia per la fuga di Lia gli pesava come una cappa da condannato. Una mattina fu trovato morto nello stradone, sul ponte, dopo il paese. Doveva esser morto di sincope, perché non presentava traccia alcuna di violenza, solo una piccola macchia verde al collo, sotto la nuca. La gente disse che forse don Zame aveva litigato con qualcuno e che era stato ammazzato a colpi di bastone, ma col tempo questa voce tacque e predominò la certezza che egli fosse morto di crepacuore per la fuga di sua figlia. Lia, intanto, mentre le sorelle disonorate dalla fuga di lei non trovavano marito, scrisse annunziando il suo matrimonio. Lo sposo era un negoziante di bestiame che l'aveva incontrato per caso durante il suo viaggio di fuga. Vivevano a Civitavecchia in discreta agiatezza. Dovevano presto avere un figlio. Le sorelle non le perdonarono questo nuovo errore. Il matrimonio con un uomo plebeo incontrato in cosí tristo modo. E non risposero. Qualche tempo dopo Lia scrisse ancora, annunziando la nascita di Giacinto. Esse mandarono un regalo al nipotino, ma non scrissero alla madre. E gli anni passarono. Giacinto crebbe e ogni anno, per Pasqua e per Natale, scriveva alle zie e le zie gli mandavano un regalo. Una volta scrisse che studiava, un'altra volta che voleva entrare in marina, un'altra ancora che aveva trovato un impiego. Poi annunziò la morte di suo padre, poi la morte di sua madre. Infine espresse il desiderio di visitarle e di stabilirsi con loro, se al paese trovava da lavorare. Il suo piccolo impiego nell'ufficio della dogana non gli piaceva.
Era umile e penoso, gli sciupava la giovinezza. E lui amava la vita laboriosa, sì, ma semplice, all'aperto. Tutti gli consigliavano di recarsi nell'isola di sua madre per tentar la fortuna con un onesto lavoro. Le zie cominciarono a discutere e più discutevano, meno si trovavano d'accordo. Lavorare, diceva donna Ruth, la più calma, se il paesetto non dava risorse neppure a quelli che c'eran nati. Donna Ester, invece, favoriva i progetti del nipote, mentre donna Noemi, la più giovane, sorrideva, fredda e beffarda. Egli forse crede di venir qui a fare il signore. Venga, venga, andrà a pescare al fiume. Egli stesso dice che vuol lavorare, Noemi, sorella mia. Lavorerà dunque, farà il negoziante come suo padre. Doveva farlo prima, allora. I nostri parenti non hanno mai comprato buoi. Altri tempi, Noemi, sorella mia. Del resto, i signori sono appunto i mercanti adesso. Vedi il Milese. Egli dice: il barone di Galte adesso sono io. Noemi rideva, con uno sguardo cattivo negli occhi profondi, e il suo riso scoraggiava donna Ester più che tutti gli argomenti dell'altra sorella. Tutti i giorni era la stessa storia. Il nome di Giacinto risuonava per tutta la casa e, anche quando le tre sorelle tacevano, egli era in mezzo a loro, come del resto lo era sempre fin dal giorno della sua nascita, e la sua figura ignota riempiva di vita la casa in rovina. Efix non ricordava di aver mai preso parte diretta alle discussioni delle sue padrone. Non osava, anzitutto perché esse non lo interpellavano, poi per non aver scrupoli di coscienza. Ma desiderava che il ragazzo venisse. Egli lo amava, lo aveva sempre amato come una persona di famiglia. Dopo la morte di don Zame, egli era rimasto con le tre dame per aiutarle a sbrigare i loro affari imbrogliati. I parenti non si curavano di loro, anzi le disprezzavano e le sfuggivano. Esse non erano capaci che delle faccende domestiche e neppure conoscevano il poderetto, ultimo avanzo del loro patrimonio. Starò ancora un anno al loro servizio, aveva detto Efix, mosso a pietà del loro abbandono. Ed era rimasto 20 anni. Le tre donne vivevano della rendita del podere coltivato da lui. Nelle annate scarse, donna Ester diceva al servo, giunto il momento di pagarlo, 30 scudi all'anno e un paio di scarponi: abbi pazienza, per l'amor di Cristo, il tuo non ti mancherà. E lui aveva pazienza, e il suo credito aumentava di anno in anno, tanto che donna Ester, un po scherzando, un po sul serio, gli prometteva di lasciarlo erede del podere e della casa, sebbene egli fosse più vecchio di loro. Vecchio oramai e debole, ma era sempre un uomo e bastava la sua ombra per proteggere ancora le tre donne. Adesso era lui che sognava per loro la buona fortuna. Almeno che Noemi trovasse marito. Se la lettera gialla, dopo tutto, portasse una buona notizia, se annunziava un'eredità, se fosse appunto una domanda di matrimonio per Noemi. Le dame Pintor avevano ancora ricchi parenti a Sassari e a Nuoro. Perché uno di loro non poteva sposar Noemi? Lo stesso don Predu poteva aver scritto la lettera gialla. Ed ecco, nella fantasia stanca del servo, le cose a un tratto
cambiano aspetto come dalla notte al giorno. Tutto è luce, dolcezza, le sue nobili padrone ringiovaniscono, si risollevano a volo come aquile che han rimesso le penne, la loro casa risorge dalle sue rovine e tutto intorno rifiorisce come la valle a primavera. E a lui, al povero servo, non rimane che ritirarsi per il resto della vita nel poderetto, spiegar la sua stuoia e riposarsi con Dio, mentre nel silenzio della notte le canne sussurrano la preghiera della terra che s'addormenta. Capitolo secondo. All'alba partì, lasciando il ragazzo a guardare il podere. Lo stradone fino al paese era in salita ed egli camminava piano perché l'anno passato aveva avuto le febbri di malaria e conservava una gran debolezza alle gambe. Ogni tanto si fermava, volgendosi a guardare il poderetto, tutto verde, fra le due muraglie di fichi d'India, e la capanna lassù, nera, fra il glauco delle canne e il bianco della roccia. Gli pareva un nido, un vero nido. Ogni volta che se ne allontanava lo guardava cosí, tenero e malinconico, appunto come un uccello che emigra. Sentiva di lasciar lassù la parte migliore di se stesso, la forza che dà la solitudine, il distacco dal mondo. E andando su per lo stradone, attraverso la brughiera, i giuncheti, i bassi ontani lungo il fiume, gli sembrava di essere un pellegrino con la piccola bisaccia di lana sulle spalle e un bastone di sambuco in mano, diretto verso un luogo di penitenza, il mondo. Ma sia fatta la volontà di Dio e andiamo avanti. Ecco a un tratto la valle aprirsi e sulla cima, a picco d'una collina simile a un enorme cumulo di ruderi, apparire le rovine del castello. Da una muraglia nera, una finestra azzurra, vuota, come l'occhio stesso del passato, guarda il panorama melanconico, roseo di sole nascente, la pianura ondulata con le macchie grigie delle sabbie e le macchie giallognole dei giuncheti, la vena verdastra del fiume, i paesetti bianchi col campanile in mezzo, come il pistillo nel fiore, i monticoli sopra i paesetti e, in fondo, la nuvola color malva e oro delle montagne nuoresi. Efix cammina, piccolo e nero, fra tanta grandiosità luminosa. Il sole obliquo fa scintillare tutta la pianura. Ogni giunco ha un filo d'argento, da ogni cespuglio d'euforbia sale un grido d'uccello, ed ecco il cono verde e bianco del monte di Galte solcato da ombre e da strisce di sole, e ai suoi piedi il paese che pare composto dei soli ruderi dell'antica città romana. Lunghe muricce in rovina, casupole senza tetto, muri sgretolati, avanzi di cortili e di recinti, catapecchie intatte, piú melanconiche degli stessi ruderi, fiancheggiano le strade in pendio, selciate al centro di grossi macigni. Pietre vulcaniche, sparse qua e là dappertutto, danno l'idea che un cataclisma abbia distrutto l'antica città e disperso gli abitanti. Qualche casa nuova sorge, timida fra tanta desolazione, e piante di melograni e di carrubi, gruppi di fichi d'India e palmizi danno una nota di poesia alla tristezza del luogo. Ma a misura che Efix saliva, questa tristezza aumentava e a incoronarla si stendevano sul ciglione, all'ombra del monte, fra siepi di rovi e di euforbie, gli avanzi di un antico cimitero e la basilica pisana in rovina. Le strade erano deserte e le rocce a picco del monte apparivano adesso come torri di marmo. Efix si fermò davanti a un portone attiguo a quello dell'antico cimitero.
erano quasi uguali i due portoni, preceduti da 3 gradini rotti in vasi d'erba. Ma mentre il portone dell'antico cimitero era sormontato appena da un'asse corrosa, quello delle 3 dame aveva un arco in muratura e sull'architrave si notava l'avanzo di uno stemma, una testa di guerriero con l'elmo e un braccio armato di spada. Il motto era Quis resistit tuias. Efix attraversò il vasto cortile quadrato, lastricato al centro come le strade da una specie di solco in macigni per lo scolo delle acque piovane, e si tolse la bisaccia dalle spalle, guardando se qualcuna delle sue padrone s'affacciava. La casa, a un sol piano oltre il terreno, sorgeva in fondo al cortile, subito dominata dal monte che pareva incomberle sopra come un enorme cappuccio bianco e verde. 3 porticine s'aprivano sotto un balcone di legno a veranda che fasciava tutto il piano superiore della casa, al quale si saliva per una scala esterna in cattivo stato. Una corda nerastra, annodata e fermata a 2 piuoli piantati agli angoli degli scalini, sostituiva la ringhiera, scomparsa. Le porte, i sostegni e la balaustrata del balcone erano di legno finemente scolpito. Tutto, però, cadeva e il legno corroso, diventato nero, pareva al minimo urto sciogliersi in polvere come sgretolato da un invisibile trivello. Qua e là però, nella balaustrata del balcone, oltre le colonnine svelte ancora intatte, si osservavano avanzi di cornice su cui correva una decorazione di foglie, di fiori e di frutta in rilievo. Ed Efix ricordava che fin da bambino quel balcone gli aveva destato un rispetto religioso come il pulpito e la balaustrata che circondava l'altare della basilica. Una donna, bassa e grossa, vestita di nero e con un fazzoletto bianco intorno al viso duro, nerastro, apparve sul balcone. Si curvò, vide il servo e i suoi occhi scuri a mandorla scintillarono di gioia. Donna Ruth, buongiorno, padrona mia. Donna Ruth scese, svelta, lasciando vedere le grosse gambe coperte di calze turchine. Gli sorrideva, mostrando i denti intatti sotto il labbro scuro di peluria. E donna Ester? E donna Noemi? Ester è andata a messa. Noemi s'alza adesso. Bel tempo, Efix. Come va laggiù? Bene, bene, grazie a Dio. Tutto bene. Anche la cucina era medioevale, vasta, bassa, col soffitto a travi incrociate, nere di fuliggine. Un sedile di legno lavorato poggiava lungo la parete, al di qua e al di là del grande camino. Attraverso l'inferriata della finestra verdeggiava lo sfondo della montagna. Sulle pareti nude, rossicce, si notavano ancora i segni delle casseruole di rame scomparse e i piuoli levigati e lucidi ai quali un tempo venivano appese le selle, le bisacce, le armi, parevano messi lí per ricordo. Ebbene, donna Ruth? Interrogò Efix, mentre la donna metteva una piccola caffettiera di rame sul fuoco. Ma ella volse il gran viso nero incorniciato di bianco e ammiccò, accennandogli di pazientare. Fammi a prendere un po' d'acqua intanto che scende Noemi. Efix prese il secchio di sotto al sedile, s'avviò, ma sulla porta si volse, timido, guardando il secchio che dondolava. La lettera è di don Giacintino. Lettera. È un telegramma. Gesù grande, non gli è accaduto nulla di male. Nulla, nulla. Va. Era inutile insistere, prima che scendesse donna Noemi. Donna Ruth, sebbene fosse la più vecchia delle 3 sorelle e tenesse le chiavi di casa, del resto non c'era più nulla da custodire,
non prendeva mai nessuna iniziativa e nessuna responsabilità. Egli andò al pozzo che pareva un nuraghe scavato in un angolo del cortile e protetto da un recinto di macigni sui quali, entro vecchie brocche rotte, fiorivano piante di violacciocche e cespugli di gelsomini. Uno di questi si arrampicava sul muro e vi si affacciava come per guardare cosa c'era di là, nel mondo. Quanti ricordi destava nel cuore del servo quest'angolo di cortile, triste di musco, allegro dell'oro brunito delle violacciocche e del tenero verde dei gelsomini. Gli sembrava di vedere ancora donna Lia, pallida e sottile come un giunco, affacciata al balcone con gli occhi fissi in lontananza, a spiare anch'essa cosa c'era di là nel mondo. Cosí egli l'aveva veduta il giorno della fuga, immobile lassú, simile al pilota che esplora con lo sguardo il mistero del mare. Come pesano questi ricordi, pesano come il secchio pieno d'acqua che tira giú, giú nel pozzo. Ma sollevando gli occhi, Efix vide che non era Lia, la donna alta che si affacciava agile al balcone, agganciandosi i polsi della giacca nera a falde. «Donna Noemi, buongiorno, padrona mia. Non scende?» Ella si chinò alquanto, coi folti capelli neri dorati, splendenti intorno al viso pallido, come due bande di raso. Rispose al saluto con gli occhi, anch'essi neri dorati, sotto le lunghe ciglia, ma non parlò e non scese. Spalancò porte e finestre, tanto non c'era pericolo che la corrente sbattesse e rompesse i vetri, mancavano da tanti anni, e portò fuori, stendendola bene al sole, una coperta gialla. «Non scende, donna Noemi», ripeté Efix a testa in su sotto il balcone. «Adesso, adesso». Ma ella stendeva bene la coperta e pareva s'indugiasse a contemplare il panorama a destra, il panorama a sinistra, tutti e due d'una bellezza melanconica, con la pianura sabbiosa solcata dal fiume, da file di pioppi, di ontani bassi, da distese di giunchi ed euforbie, con la basilica nerastra di rovi, l'antico cimitero coperto d'erba, in mezzo al cui verde biancheggiavano come margherite le ossa dei morti, e in fondo la collina con le rovine del castello. Nuvole d'oro incoronavano la collina e i ruderi, e la dolcezza e il silenzio del mattino davano a tutto il paesaggio una serenità di cimitero. Il passato regnava ancora sul luogo. Le ossa stesse dei morti sembravano i suoi fiori, le nuvole il suo diadema. Noemi non si impressionava per questo. Fin da bambina era abituata a veder le ossa, che in inverno pareva si scaldassero al sole e in primavera scintillavano di rugiada. Nessuno pensava a toglierle di lì. Perché avrebbe dovuto pensarci lei? Donna Ester, invece, mentre risale a passo lento e calmo la strada su dalla chiesa nuova del villaggio, quando è in casa ha sempre fretta, ma fuori fa le cose con calma perché una donna nobile deve esser ferma e tranquilla. Giunta davanti all'antico cimitero si fa il segno della croce e prega per le anime dei morti. Donna Ester non dimentica mai nulla e non trascura di osservar nulla. Così, appena nel cortile, s'accorge che qualcuno ha attinto acqua al pozzo e rimette a posto la secchia. Toglie una pietruzza da un vaso di violacciocche ed entrata in cucina saluta Efix, domandandogli se gli han già dato il caffè. Dato, donna Ester, padrona mia. Intanto donna Noemi era scesa col telegramma in mano, ma non si decideva a leggerlo, quasi prendesse gusto ad esasperare l'ansia curiosa del servo.
Ester, disse sedendosi sulla panca accanto al camino, perché non ti levi lo scialle? C'è messa nella basilica stamattina. Esco ancora. Leggi. Sedette anche lei sulla panca e donna Ruth la imitò. Cosí sedute le tre sorelle si rassomigliavano in modo straordinario, solo che rappresentavano tre età differenti. Donna Noemi, ancora giovane, donna Ester, anziana, e donna Ruth, già vecchia, ma d'una vecchiaia forte, nobile, serena. Gli occhi di donna Ester, un po' più chiari di quelli delle sorelle, d'un color nocciola dorato, scintillavano però infantili e maliziosi. Il servo s'era messo davanti a loro, aspettando, ma donna Noemi, dopo aver spiegato il foglio giallo, lo guardava fisso, quasi non riuscisse a decifrarne le parole, e infine lo scosse indispettita. Ebbene, dice che fra pochi giorni arriverà. È questo. Sollevò gli occhi e arrossí, guardando severa il viso di Efix. Anche le altre due lo guardavano. Capisci? Cosí, senz'altro, quasi venga a casa sua. Che ne dici? Domandò donna Ester mettendo un dito fuor dell'incrociatura dello scialle. Efix aveva un viso beato. Le fitte rughe intorno ai suoi occhi vivaci sembravano raggi ed egli non cercava di nascondere la sua gioia. Sono un povero servo, ma dico che la provvidenza sa quello che fa. Signore, vi ringrazio, c'è almeno qualcuno che capisce la ragione, disse donna Ester. Ma Noemi era ridiventata pallida. Parole di protesta le salivano alle labbra e sebbene, come sempre, riuscisse a dominarsi davanti al servo, al quale pareva non desse molta importanza, non poté fare a meno di ribattere. Qui non c'entra la provvidenza e non si tratta di questo, si tratta, aggiunse dopo un momento di esitazione, si tratta di rispondergli netto e chiaro che in casa nostra non c'è posto per lui. Allora Efix aprì le mani e reclinò un poco la testa come per dire e allora perché mi consultate? Madonna Ester si mise a ridere e alzò sbattendo con impazienza le due ali nere del suo scialle. E dove vuoi che vada allora? In casa del rettore come i forestieri che non trovano alloggio. Io piuttosto non gli risponderei niente, propose donna Ruth, togliendo di mano a Noemi il telegramma che quella piegava e ripiegava nervosamente. Se arriva, ben arrivato, lo si potrebbe accogliere, appunto, come un forestiere. Benvenuto l'ospite, aggiunse, come salutando qualcuno che entrasse dalla porta. Va bene, e se si comporta male è sempre a tempo d'andarsene. Madonna Ester sorrideva, guardando la sorella che era la più timida e irresoluta delle tre, e curvandosi le batté una mano sulle ginocchia. A cacciarlo via, vuoi dire? Bella figura, sorella cara, e ne avrai il coraggio, tu, Ruth. Efix pensava. D'improvviso alzò la testa e appoggiò una mano sul petto. Per questo ci penserei io, promise con forza. Allora i suoi occhi incontrarono quelli di Noemi ed egli, che aveva sempre avuto paura di quegli occhi liquidi e freddi come un'acqua profonda, comprese come la padrona giovane prendeva sul serio la sua promessa. Ma non si pentí di averla fatta. Ben altre responsabilità s'era assunte nella sua vita. Egli restò in paese tutta la giornata. Era inquieto per il podere, sebbene in quel tempo ci fosse poco da rubare, ma gli sembrava che un segreto dissidio turbasse le sue padrone e non voleva ripartire se prima non le vedeva tutte d'accordo. Donna Ester, dopo aver rimesso qualche oggetto in ordine, uscì di nuovo per andare nella basilica. Efix promise di raggiungerla,
ma mentre donna Noemi risaliva al piano superiore, egli rientrò in cucina e sottovoce pregò donna Ruth, che si era inginocchiata per terra e gramolava un po' di pasta su una tavola bassa, di dargli il telegramma. Ella sollevò la testa e col pugno rivolto bianco di farina si tirò un po' indietro il fazzoletto. L'hai sentita? Disse sottovoce, accennando a Noemi. È sempre lei, l'orgoglio la regge. Ha ragione, affermò Efix pensieroso. Quando si è nobili, donna Ruth. Trova lei una moneta sotterra. Le sembra di ferro perché è nera, ma se lei la pulisce, vede che è oro. L'oro è sempre oro. Donna Ruth capì che con Efix era inutile scusare l'orgoglio fuori posto di Noemi e, sempre pronta a seguire l'opinione altrui, se ne rallegrò. Ti ricordi com'era superbo mio padre? Disse ricacciando fra la pasta pallida le sue mani rosse venate di turchino. Anche lui parlava così. Lui, certo, non avrebbe permesso a Giacintino neppure di sbarcare. Che ne dici, Efix? Io, io sono un povero servo, ma dico che don Giacintino sarebbe sbarcato lo stesso. Figlio di sua madre, vuoi dire? Sospirò donna Ruth e il servo sospirò anche lui. L'ombra del passato era sempre lì, intorno a loro. Ma l'uomo fece un gesto appunto come per allontanare quest'ombra e, seguendo con gli occhi il movimento delle mani rosse che tiravano, piegavano e battevano la pasta bianca, riprese con calma. Il ragazzo è bravo e la provvidenza lo aiuterà. Bisogna però stare attenti che non prenda le febbri. Poi bisognerà comprargli un cavallo, perché in continente non si usa andare a piedi. Ci penserò io. L'importante è che le loro signorie vadano d'accordo. Ma ella disse subito con fierezza: E non siamo d'accordo? Ci hai forse sentito a questionare? Non vai a messa, Efix? Egli capì che lo congedava e uscì nel cortile, ma guardò se si poteva parlare anche con donna Noemi. Eccola, appunto, che ritira la coperta dal balcone. Inutile pregarla di scendere, bisogna salire fino a lei. Donna Noemi, mi permette una domanda? È contenta? Noemi lo guardò sorpresa, con la coperta abbracciata. Di che cosa? Che venga don Giacintino. Vedrà, è un bravo ragazzo. Tu dove lo hai conosciuto? Si vede da come scrive. Potrà far molto. Bisognerà però comprargli un cavallo. Ed anche gli sproni allora. Tutto sta che le loro signorie vadano d'accordo. Questo è l'importante. Ella tolse un filo dalla coperta e lo buttò nel cortile. Il suo viso s'era oscurato. Quando non siamo andate d'accordo? Finora, sempre. Sì, ma pare che lei non sia contenta dell'arrivo di don Giacintino. Devo mettermi a cantare? Non è il Messia, ella disse, passando di traverso nella porticina, dal cui vano si vedeva l'interno d'una camera bianca con un letto antico, un cassettone antico, una finestruola senza vetri, aperta sullo sfondo verde del monte. Efix scese, staccò una piccola violacciocca rosea e, tenendola fra le dita intrecciate sulla schiena, si diresse alla basilica. Il silenzio e la frescura del monte incombente regnavano attorno. Solo il gorgheggio delle cingallegre in mezzo ai rovi animava il luogo, accompagnando la preghiera monotona delle donne raccolte nella chiesa. Efix entrò in punta di piedi,
con la violacciocca fra le dita, e s'inginocchiò dietro la colonna del pulpito. La basilica cadeva in rovina, tutto vi era grigio, umido e polveroso. Dai buchi del tetto di legno piovevan raggi obliqui di polviscolo argenteo che finivano sulla testa delle donne inginocchiate per terra, e le figure giallognole che balzavano dagli sfondi neri screpolati dei dipinti che ancora decoravano le pareti somigliavano a queste donne vestite di nero e viola, tutte pallide come l'avorio, e anche le piú belle, le piú fini, col petto scarno e lo stomaco gonfio dalle febbri di malaria. Anche la preghiera aveva una risonanza lenta e monotona che pareva vibrasse lontano al di là del tempo. La messa era per un trigesimo e un panno nero a frange d'oro copriva la balaustrata dell'altare. Il prete bianco e nero si volgeva lentamente, con le mani sollevate, con due raggi di luce che gli danzavano attorno e parevano emanati dalla sua testa di profeta. Senza lo squillo del campanello agitato dal piccolo sacrista che pareva scacciasse gli spiriti d'intorno, Efix, nonostante la luce, il canto degli uccelli, avrebbe creduto di assistere ad una messa di fantasmi. Eccoli, son tutti lí. C'è don Zame, inginocchiato sul banco di famiglia, e piú in là donna Lia, pallida nel suo scialle nero, come la figura su nel quadro antico che tutte le donne guardano ogni tanto e che pare affacciata davvero a un balcone nero cadente. È la figura della Maddalena che, dicono, dipinta dal vero. L'amore, la tristezza, il rimorso e la speranza le ridono e le piangono negli occhi profondi e nella bocca amara. Efix la guarda e sente, come sempre, davanti a questa figura che s'affaccia dall'oscurità di un passato senza limiti, un capogiro come se fosse egli stesso sospeso in un vuoto nero misterioso. Gli sembra di ricordare una vita anteriore, remotissima. Gli sembra che tutto intorno a lui si animi, ma d'una vita fantastica, di leggenda. I morti risuscitano, il Cristo che sta dietro la tenda giallastra dell'altare e che solo 2 volte all'anno viene mostrato al popolo, scende dal suo nascondiglio e cammina. Anche lui è magro, pallido, silenzioso. Cammina e il popolo lo segue, e in mezzo al popolo è lui, Efix, che va col fiore in mano, col cuore agitato da un sussulto di tenerezza. Le donne cantano, gli uccelli cantano, donna Ester sgambetta accanto al servo col dito fuori dell'incrociatura dello scialle. La processione esce fuori dal paese e il paese è tutto fiorito di melograni, di vitalbe. Le case son nuove, il portone della famiglia Pintor è nuovo, di noce, lucido, il balcone è intatto, tutto è nuovo, tutto è bello. Donna Maria Cristina è viva e s'affaccia al balcone ove sono stese le coperte di seta. Donna Noemi è giovanissima, è fidanzata con don Predu, e don Zame, che segue anche lui la processione, finge d'esser come sempre corrucciato, ma è molto contento. Ma il canto delle donne cessò e alcune s'alzarono per andarsene. Efix, che aveva appoggiato la testa alla colonna del pulpito, si scosse dal suo sogno e seguí donna Ester che usciva per tornarsene a casa. Il sole alto sferzava adesso il paesetto, piú che mai desolato nella luce abbagliante del mattino già caldo. Le donne, uscite di chiesa, sparvero qua e là, tacite come fantasmi, e tutto fu di nuovo solitudine e silenzio intorno alla casa delle dame Pintor. Donna Ester s'avvicinò al pozzo per coprire con un'assicella una piantina di garofani. Salí svelta le scale, chiuse porte e finestre,
Al suo passare il ballatoio scricchiolava e dal muro e dal legno corroso pioveva una polverina grigia come cenere. Efix aspettò che ella scendesse. Seduto al sole, sugli scalini, con la berretta ripiegata per farsi un po' d'ombra sul viso, appuntava col suo coltello a serramanico un piuolo che donna Ruth desiderava piantare sotto il portico. Ma lo scintillare della lama al sole gli faceva male agli occhi e la violacciocca, già appassita, tremolava sul suo ginocchio. Egli sentiva le idee confuse e pensava alla febbre che lo aveva tormentato l'anno scorso. Già di ritorno quella diavola. Donna Ester ridiscese con un vasetto di sughero in mano. Egli si tirò in là per lasciarla passare e sollevò il viso ombreggiato dalla berretta. Padrona mia, non esce più? E dove vuoi che vada a quest'ora? Nessuno mi ha invitato a pranzo. Vorrei dirle una cosa. È contenta? Di che, anima mia? Ella lo trattava maternamente, senza familiarità però. Lo aveva sempre considerato un uomo semplice. Che siano tutte d'accordo per la venuta di don Giacintino? Son contenta, sì, doveva esser cosí. È un bravo ragazzo, farà fortuna, bisogna comprargli un cavallo. Però non bisognerà dargli molta libertà in principio. I ragazzi son ragazzi. Io ricordo quando ero ragazzo. Se uno mi permetteva di stringergli il dito mignolo, io gli torcevo tutta la mano. E poi gli uomini della razza Pintor, lei lo sa, donna Ester, sono superbi. Se mio nipote arriverà, Efix, io gli dirò come all'ospite: siediti, sei come in casa tua, ma egli capirà che qui lui è ospite. Allora Efix si alzò, scuotendosi dalle brache la segatura del piuolo. Tutto andava bene, eppure un senso di inquietudine lo agitava. Aveva da dire ancora una cosa, ma non osava. Seguí passo passo la donna, si tolse la berretta per piantar con piú forza il piuolo, attese di nuovo pazientemente finché donna Ester tornò per attinger acqua. Dia a me, disse togliendole di mano la secchia, e mentre tirava su l'acqua guardava dentro il pozzo per non guardare in viso la padrona, poiché si vergognava di chiederle i denari che ella gli doveva. Donna Ester, non vedo piú i fasci di canne. Le ha poi vendute? Sì, le ho vendute in parte a un nuorese, in parte le ho adoperate per accomodare il tetto e cosí ho pagato anche il muratore. Sai che l'ultimo giorno di Quaresima il vento portò via le tegole. Egli non insisté dunque. Ci son tanti modi di aggiustar le cose senza mortificar la gente a cui si vuol bene. Andò quindi da Kallina l'usuraia, fermandosi a salutare la nonna del ragazzo rimasto a guardia del poderetto. Alta e scarna, col viso egizio inquadrato dal fazzoletto nero con le cocche ripiegate alla sommità del capo, la vecchia filava, seduta sullo scalino della sua catapecchia di pietre nerastre. Una fila di coralli le circondava il lungo collo giallo, rugoso. Due pendenti d'oro tremolavano alle sue orecchie come gocce luminose che non si decidevano a staccarsi. Pareva che, invecchiando, ella avesse dimenticato di togliersi quei gioielli di giovinetta. Ave Maria, zia Pottoi, come ve la passate? Il ragazzo è rimasto lassù, ma stasera sarà di ritorno. Ella lo fissava coi suoi occhi vitrei. Ah, sei Efix? Dio ti aiuti. Ebbene, la lettera di chi era? Di don Giacintino?
Se egli arriva, accoglietelo bene. Dopotutto torna a casa sua. È l'anima di Don Zame, perché le anime dei vecchi rivivono nei giovani. Vedi Grixenda, mia nipote, è nata 16 anni fa per la festa del Cristo, mentre la madre moriva. Ebbene, guardala, non è sua madre rinata. Eccola. Ecco, infatti, Grixenda che torna su dal fiume con un cestino di panni sul capo, alta, le sottane sollevate sulle gambe lucide e dritte di Cerbiatta. E di Cerbiatta aveva anche gli occhi lunghi, umidi, nel viso pallido di medaglia antica. Un nastro rosso le attraversava il petto da un lembo all'altro del corsettino aperto sulla camicia, sostenendole il seno acerbo. Zio Efix, gridò carezzevole e crudele, mettendogli il cestino sul capo e frugandogli le saccocce. Anima mia bella, sempre penso a voi e voi non avete nulla da darmi, neanche una mandorla. Efix lasciava fare, rallegrato dalla grazia di lei. Ma la vecchia, col viso immobile e gli occhi vitrei, disse con dolcezza: Don Zame, bonanima, ritorna. Allora Grixenda si irrigidì e il suo bel viso e i suoi begli occhi rassomigliavano vagamente a quelli della nonna. Ritorna? Lasciate queste storie, disse Efix, deponendo il cestino ai piedi della fanciulla, ma ella ascoltava come incantata le parole della nonna e anche lui, discendendo la strada, credeva di rivedere il passato in ogni angolo di muro. Ecco laggiú, seduto sulla panchina di pietra addossata alla casa grigia del Milese, un grosso uomo vestito di velluto, la cui tinta marrone fa spiccare meglio il colore del viso rosso e della barba nera. Non è Don Zame? Come lui sporge il petto, coi pollici nei taschini del corpetto, le altre dita rosse intrecciate alla catena d'oro dell'orologio. Egli sta lí tutto il giorno a guardare i passanti e a beffarsi di loro. Molti cambiano strada per paura di lui e altrettanto fa Efix per raggiungere, non visto, la casa dell'usuraia. Una siepe di fichi d'India recingeva, come una muraglia pesante, il cortile di zia Kallina. Anche lei filava, piccola, con le scarpette ricamate, senza calze, col visetto bianco e gli occhi dorati, di uccello da preda, lucidi all'ombra del fazzoletto ripiegato sul capo. Efix, fratello caro, come stai? E le tue padroncine? E questa visita? Siedi, siedi, indugiati. Galline sonnolente che si beccavano sotto le ali, gattini allegri che correvano appresso ad alcuni porcellini rosei, colombi bianchi e azzurrognoli, un asino legato a un piuolo, e le rondini per aria davano al recinto l'aspetto dell'arca di Noè. La casetta sorgeva sullo sfondo della vecchia casa riattata del Milese, alta, quest'ultima, col tetto nuovo, ma qua e là scrostata, e come graffiata dal tempo, indispettito contro chi voleva togliergli la sua preda. Il podere? Disse Efix appoggiandosi al muro accanto alla donna. Va bene, quest'anno avremo piú mandorle che foglie. Cosí ti pagherò tutto, Kallí, non stare in pensiero. Ella aggrottò le sopracciglia nude, seguendo con gli occhi il filo del suo fuso. Non ci pensavo neanche, vedi. Tutti fossero come te e i 7 scudi che tu mi devi fossero 100. Saetta che ti sfiori, pensava Efix, m'hai dato 4 scudi a Natale e ora son già 7. Ebbene, Kallí, aggiunse a bassa voce, curvando la testa come parlasse ai porcellini che gli fiutavano con insistenza i piedi. Kallí, dammi un altro scudo, cosí fan 8. E a luglio, come è vero il sole,
ti restituirò fino all'ultimo centesimo. L'usuraia non rispose, ma lo guardò a lungo da capo a piedi e tese il pugno verso di lui facendo le fiche. Efix sobbalzò e le afferrò il polso mentre i porcellini scappavano seguiti dai gattini e a tanto subbuglio le galline starnazzavano. Calli, saetta che ti sfiori, se non ci fossero gli uomini come me, tu invece di praticar l'usura andresti a pescar sanguisughe. Meglio pescar sanguisughe che farsi succhiare il sangue come te, malaugurato. Sì, Maccabeo, te lo do lo scudo. 10 e 100 te ne do se li vuoi, come li do a gente più ragguardevole di te, alle tue padroncine, ai nobili, ai parenti dei baroni, ma le fiche te le farò sempre finché sarai uno stupido, cioè fino alla tua morte. Te li darò. E andò a prendere 5 lire d'argento. Efix se ne andò con la moneta nel pugno, seguito dai saluti ironici della donna. Di alle tue padroncine che si conservino bene. Ma egli era deciso a sopportare ogni pena pur di far bella figura all'arrivo di don Giacintino. Voleva comprarsi una berretta nuova per riceverlo e scese quindi alla bottega del Milese, rassegnandosi anche a salutare l'uomo seduto sulla panchina. Era don Predu, il parente ricco delle sue padroncine. Don Predu rispose con un cenno sprezzante del capo, da sotto in su, ma non sdegnò di tender l'orecchio per sentire cosa il servo comprava. Dammi una berretta, Antoni Franzì, ma che sia lunga e che non sia tarlata. Non l'ho presa in casa delle tue padrone, rispose il Milese che aveva la lingua lunga, e fuori don Predu raschiò in segno di approvazione, mentre il negoziante si arrampicava su una scaletta a piuoli. Tutto invecchia e tutto può rinnovarsi. Come l'anno, replicò Efix, seguendo con gli occhi la figura smilza del Milese, ancora vestito con la lunga sopravveste di pelli del suo paese. La botteguccia era piccola, ma piena zeppa come un uovo. Sulle scansie rosseggiavano le pezze dello scarlatto e accanto brillava il verde delle bottiglie di menta. I sacchi di farina sporgevano le loro pance bianche contro le gobbe nere delle botti d'aringhe e nella piccola vetrina le donne nude delle cartoline illustrate sorridevano ai vasi di confetti stantii ed ai rotoli di nastri scoloriti. Mentre il Milese traeva da una scatola le lunghe berrette di panno nero ed Efix ne misurava con la mano aperta la circonferenza, qualcuno aprì la porticina che dava sul cortile e nello sfondo inghirlandato di viti apparve, seduta su una lunga scranna, una donna imponente che filava, placida, come una regina antica. Ecco mia suocera. Domanda a lei se queste berrette non costano a me 9 pezzas, disse il Milese, mentre Efix se ne misurava una, tirandone giú sulla fronte il cerchio e ripiegandone la punta alla sommità della testa. Hai scelto la migliore? Non sei semplice come dicono. Non vedi che è una berretta da sposo? È stretta. Perché è nuova, figlio di Dio, prendila. 9 pezzas, è come che sia buttata nella strada. Efix se la tolse e la lisciò, pensieroso. Finalmente mise sul banco la moneta dell'usuraia. Don Predu sporgeva il viso dalla porta e il fatto che Efix comprava una berretta cosí di lusso richiamò anche l'attenzione della suocera del Milese. Ella chiamò il servo con un cenno del capo e gli domandò con solennità come stavan le sue padrone. Dopotutto erano donne nobili e meritavano il rispetto delle persone per bene. Solo i giramondo arricchiti, come il Milese e suo genero, potevano mancar loro di rispetto.
salutale tanto e di a donna Ruth che presto andrò a farle una visita. Siamo sempre state buone amiche con donna Ruth, sebbene io non sia nobile. Voi avete la nobiltà nell'anima, rispose galantemente Efix, ma ella roteò lieve il fuso come per dire lasciamo andare. Anche mio fratello, il rettore, ha molta stima per le tue padrone. Egli mi domanda sempre quando si va ancora assieme con le dame alla festa del rimedio. Sì, ella proseguì con accento di nostalgia. Da giovani si andava tutti assieme alla festa, ci si divertiva con niente. Adesso la gente pare abbia vergogna a ridere. Efix piegava accuratamente la sua berretta. Dio volendo, quest'anno le mie padrone andranno alla festa per pregare, non per divertirsi. Questo mi fa piacere e dimmi una cosa, se è lecito. È vero che viene il figlio di Lia? Lo dicevano stamattina lì in bottega. Siccome il milese si era avvicinato alla porta e rideva per qualche cosa che don Predu gli diceva sottovoce, Efix esclamò con dignità: è vero, io sto qui appunto in paese perché devo comprare un cavallo per lui. Un cavallo di canna? Domandò allora don Predu, ridendo goffamente. Ah, ecco perché ti ho visto uscire dalla tana di Kallina. A lei che importa? A lei non abbiamo domandato mai niente. Sfido, babbeo, non vi darei mai niente. Un buon consiglio però, sì. Lasciate quel ragazzo dov'è. Ma Efix era uscito dalla bottega a testa alta, con la berretta sotto il braccio, e si allontanava senza rispondere. Capitolo terzo. Invano però, nei giorni seguenti e per intere settimane, le dame Pintor aspettarono il nipote. Donna Ester fece il pane apposta, un pane bianco e sottile come ostia, quale si fa solo per le feste, e, di nascosto dalle sorelle, comprò anche un cestino di biscotti. Dopotutto era un ospite che arrivava e l'ospitalità è sacra. Donna Ruth, a sua volta, sognava ogni notte l'arrivo del nipote e ogni giorno, verso le 3, ora dell'arrivo della diligenza, spiava dal portone. Ma l'ora passava e tutto restava immoto intorno. Ai primi di maggio donna Noemi rimase sola in casa perché le sorelle andarono alla festa di Nostra Signora del Rimedio, come usavano tutti gli anni, da tempo immemorabile. Per penitenza, dicevano, ma anche un poco per divertimento. Noemi non amava né l'una né l'altro. Eppure, mentre sedeva all'ombra calda della casa in quel lungo pomeriggio luminoso, seguiva col pensiero nostalgico il viaggio delle sorelle. Rivedeva la chiesetta, grigia e rotonda, simile a un gran nido capovolto in mezzo all'erba del vasto cortile, la cinta di capanne in muratura entro cui si pigiava tutto un popolo variopinto e pittoresco come una tribù di zingari, il rozzo belvedere a colonne sopra la capanna destinata al prete e lo sfondo azzurro, gli alberi mormoranti, il mare che luccicava laggiú fra le dune argentee. Pensando a queste dolci cose, Noemi sentiva voglia di piangere, ma si morsicava le labbra, vergognosa davanti a se stessa della sua debolezza. Tutti gli anni la primavera le dava questo senso di inquietudine. I sogni della vita rifiorivano in lei come le rose fra le pietre dell'antico cimitero. Ma ella capiva che era un periodo di crisi,
un po' di debolezza destinata a cessare coi primi calori estivi, e lasciava che la sua fantasia viaggiasse, spinta dalla stessa calma sonnolenta che stagnava attorno, sul cortile rosso di papaveri, sul monte ombreggiato dal passaggio di qualche nuvola, sull'intero villaggio, metà dei cui abitanti era alla festa. Eccola, dunque, col pensiero laggiù. Le par d'essere ancora fanciulla, arrampicata sul belvedere del prete in una sera di maggio. Una grande luna di rame sorge dal mare e tutto il mondo pare d'oro e di perla. La fisarmonica riempie coi suoi gridi lamentosi il cortile illuminato da un fuoco da laterni il cui chiarore rossastro fa spiccare sul grigio del muro la figura svelta e bruna del suonatore, i visi violacei delle donne e dei ragazzi che ballano il ballo sardo. Le ombre si muovono fantastiche sull'erba calpestata e sui muri della chiesa. Brillano i bottoni d'oro, i galloni argentei dei costumi, i tasti della fisarmonica. Il resto si perde nella penombra perlacea della notte lunare. Noemi ricordava di non aver mai preso parte diretta alla festa, mentre le sorelle maggiori ridevano e si divertivano, e Lia, accovacciata come una lepre in un angolo erboso del cortile, forse fin da quel tempo meditava la fuga. La festa durava 9 giorni, di cui gli ultimi 3 diventavano un ballo tondo, continuo, accompagnato da suoni e canti. Noemi stava sempre sul belvedere, tra gli avanzi del banchetto. Intorno a lei scintillavano le bottiglie vuote, i piatti rotti, qualche mela d'un verde ghiacciato, un vassoio e un cucchiaino dimenticati. Anche le stelle oscillavano sopra il cortile, come scosse dal ritmo della danza. No, ella non ballava, non rideva, ma le bastava veder la gente a divertirsi, perché sperava di poter anche lei prender parte alla festa della vita. Ma gli anni eran passati e la festa della vita s'era svolta lontano dal paesetto, e per poterne prender parte sua sorella Lia era fuggita da casa. Lei, Noemi, era rimasta sul balcone cadente della vecchia dimora, come un tempo sul belvedere del prete. Verso il tramonto qualcuno batté al portone che ella teneva sempre chiuso. Era la vecchia Pottoi che veniva per domandarle se occorrevano i suoi servizi. Benché Noemi non la invitasse a restare, sedette per terra con le spalle al muro, sciogliendosi il fazzoletto sul collo ingemmato, e cominciò a parlare con nostalgia della festa. Tutti son laggiù, anche i miei nipotini, Nostra Signora li aiuti. Ah, tutti son laggiù e han fresco, perché vedono il mare. E perché non siete andata anche voi? E la casa, missignoria, per quanto povera, una casa non deve esser mai abbandonata del tutto, altrimenti ci si installa il folletto. I vecchi rimangono, i giovani vanno. Sospirò, curvando il viso per guardarsi e aggiustarsi i coralli sul petto, e raccontò di quando anche lei andava alla festa con suo marito, sua figlia, le buone vicine. Poi sollevò gli occhi e guardò verso l'antico cimitero. Di questi giorni mi par di rivedere tutti i morti risuscitati. Tutti andavano a divertirsi laggiù. Mi sembra di rivedere la madre di Vossignoria, donna Maria Cristina, seduta sulla panca all'angolo del grande cortile. Sembrava una regina, con la gonna gialla e lo sciallo nero ricamato, e le donne di tanti paesi le stavano sedute intorno, come serve. Essa mi diceva: Pottoi, vieni,
assaggia questo caffè. Cosa ti pare? È buono? Sì, così umile era. Ah, per questo non amo neppure tornare laggiù. Mi pare che ci ho lasciato qualche cosa e che non la ritroverei più. Noemi assentí vivacemente con la testa reclinata sul lavoro. La voce della vecchia le sembrava l'eco del suo passato. E don Zame, missignoria, era l'anima della festa. Gridava spesso, sembrava la burrasca, ma in fondo era buono. L'arcobaleno c'è sempre dietro la tempesta. Ah, sì, proprio in questi giorni, quando sto seduta giù a filare, mi sembra di sentire un passo di cavallo. Eccolo, è lui che va alla festa sul suo cavallo nero, con le bisacce piene. Passa e mi saluta. Pottoi, vieni in groppa. Su, malafata. Ella rifaceva commossa la voce del nobile morto. Poi, a un tratto, seguendo i suoi pensieri, domandò: E questo don Giacintino non arriva più? Noemi si irrigidì, perché non permetteva a nessuno di immischiarsi nei fatti di casa sua. Se verrà che gli sia il benvenuto, rispose fredda. Ma andata via la vecchia, riprese il filo dei suoi pensieri, riviveva talmente nel passato che il presente non la interessava quasi piú. A misura che l'ombra calda della casa copriva il cortile e l'odore delle euforbie arrivava dalla pianura, ricordava piú intensamente la fuga di Lia. Ecco, è un tramonto come questo. Il monte bianco e verde incombe sulla casa, il cielo è tutto d'oro. Lia sta su nelle camere di sopra e vi si aggira silenziosa. S'affaccia al balcone, pallida, vestita di nero, coi capelli scuri che par riflettano un po' l'azzurro dorato del cielo. Guarda laggiú verso il castello, poi d'improvviso solleva le palpebre pesanti e si scuote tutta agitando le braccia. Pare una rondine che sta per spiccare il volo. Scende, va al pozzo, innaffia i fiori e mentre il profumo dolce della violacciocca si mesce all'odore acre dell'euforbia, le prime stelle salgono sopra il monte. Lia va a sedersi sull'alto della scala con la mano sulla corda, gli occhi fissi nella penombra. Noemi la ricordava sempre cosí, come l'aveva veduta l'ultima volta passandole accanto per andare a letto. Dormivano assieme nello stesso letto, ma quella sera ella l'aveva attesa invano. S'era addormentata aspettandola e ancora l'aspettava. Il resto le si confondeva nella memoria, ore e giorni d'ansia e di terrore misterioso, come quando si ha la febbre alta. Rivedeva solo il viso livido e contratto di Efix che si curvava a guardare per terra, quasi cercasse un oggetto smarrito. Padrone mie, zitte, zitte, mormorava, ma egli stesso era poi corso per il paese domandando a tutti se avevano veduto Lia e si curvava a guardare entro i pozzi e spiava le lontananze. Poi era tornato don Zame. A questo ricordo un fragore di tempesta echeggiava nella memoria di Noemi. Ogni volta ella sentiva il bisogno di muoversi come per rompere un incubo. S'alzò dunque e salí nella sua camera, la stessa ove un tempo dormiva con Lia. Lo stesso letto di ferro arrugginito a foglie d'oro stinte, a grappoli d'uva di cui solo qualche acino conservava come nei grappoli veri acerbi un po' di rosso e di violetto. Le stesse pareti imbiancate con la calce, i quadretti con cornici nere, con antiche stampe di cui nessuno in casa conosceva il valore.
lo stesso armadio tarlato sopra la cui cornice arance e limoni in fila luccicavano al tramonto come pomi d'oro. Noemi aprì l'armadio per rimettere il lavoro e il cardine stridette nel silenzio come una corda di violino, mentre il sole, già senza raggi, gettava un chiarore roseo sulla biancheria disposta sulle assi rivestite di carta turchina. Tutto era in ordine là dentro. In alto alcune trapunte logore, tappeti di seta, coperte di lana che il lungo uso aveva ingiallito come lo zafferano. Piú giú la biancheria odorosa di mele cotogne e canestrini di asfodelo e di giunchi sul cui sfondo giallino si disegnavano in nero i vasi, i pesci, gli idoletti dell'arte sarda primitiva. Noemi rimise il suo lavoro entro uno di questi canestrini e ne sollevò un altro. Sotto c'era un plico di carte, le carte di famiglia, gli stromenti, i legati, gli atti di una lite, stretti forte da un nastrino giallo contro il malocchio. Il nastrino giallo, che non aveva impedito alle terre di passare in altre mani e alla lite di esser vinta dagli avversari, legava alle carte morte una lettera che Noemi, ogni volta che sollevava il panierino, guardava come si guarda dalla riva del mare il cadavere di un naufrago respinto lentamente dall'onda. Era la lettera di Lia dopo la fuga. Quel giorno Noemi aveva come il male del ricordo. La lontananza delle sorelle e un'istintiva paura della solitudine la riconducevano al passato. Lo stesso chiarore aranciato del crepuscolo, il monte coperto di veli violetti, l'odore della sera, tutto le ridestava l'anima di 20 anni prima. Silenziosa, nera nel chiarore tra la finestruola e l'armadio, sembrava essa stessa una figura del passato, salita su dall'antico cimitero per visitare la casa abbandonata. Rimise in ordine le trapunte e i cestini, chiuse, riaprì. L'armadio strideva e pareva la sola cosa viva della casa. Finalmente si decise e strappò la lettera dal fascio di carte. Era ancora bianca entro la busta bianca. Sembrava scritta ieri e che nessuno ancora l'avesse letta. Noemi sedette sul letto, ma aveva appena svolto il foglio e messo una mano sul pomo d'ottone che qualcuno picchiò giú, prima un colpo, poi 3, poi incessantemente. Ella sollevò la testa guardando verso il cortile con occhi spaventati. Il postino non può essere, è già passato. I colpi echeggiavano nel cortile silenzioso. Cosí picchiava suo padre quando tardavano ad aprirgli. Abbandonò la lettera e corse giú, ma arrivata al portone si fermò ad ascoltare. Il cuore le batteva come se i colpi arrivassero al petto. Signore, signore, non può esser lui. Finalmente domandò, un po' aspra: chi è? Amici, rispose una voce straniera, ma Noemi non riusciva ad aprire, tanto le tremavano le mani. Un uomo giovane che pareva un operaio, alto e pallido, vestito di verde, con le scarpe gialle polverose e i piccoli baffi, in colore delle scarpe, stava davanti al portone appoggiato a una bicicletta. Appena vide Noemi, si tolse il berretto, che lasciava l'impronta sui folti capelli dorati, e le sorrise, mostrando i bei denti fra le labbra carnose. Ella lo riconobbe subito agli occhi, occhi grandi, a mandorla, d'un azzurro verdognolo. Erano ben gli occhi dei Pintor, ma il suo turbamento aumentò quando lo straniero, balzato sugli scalini del portone, la strinse forte fra le sue braccia dure. Zia Ester, sono io e le zie.
sono Noemi, ella disse un poco umiliata, ma tosto si irrigidì. Non ti aspettavamo. Ester e Ruth sono alla festa. C'è una festa? Egli disse tirando su la bicicletta a cui era legata una valigia polverosa. Ah, sì, ricordo, la festa del rimedio. Ah, ecco. Gli sembrava di riconoscere il luogo dov'era. Ecco il portico, tante volte ricordato da sua madre. Egli vi spinse la bicicletta e cominciò a slegare la valigia, battendovi su un fazzoletto per togliere la polvere. Noemi pensava: bisogna chiamare zia Pottoi, bisogna mandar da Efix. Come farò sola? Ah, esse lo sapevano che doveva arrivare e mi han lasciata sola. L'abbraccio di quell'uomo sconosciuto, arrivato non si sa da dove, dalle vie del mondo, le destava una vaga paura. Ma ella sapeva bene i doveri dell'ospitalità e non poteva trascurarli. Entra, vuoi lavarti? Porteremo poi su la valigia. Chiamerò una donna che ci fa i servizi. Adesso son sola in casa e non ti aspettavo. Cercava di nascondere la loro miseria, ma pareva che egli conoscesse anche questa, perché, senza attendere d'esser servito, dopo aver portato la valigia nella camera che zia Ester aveva già preparato per lui, l'antica camera per gli ospiti in fondo al balcone, ridiscese, disinvolto, e andò a lavarsi al pozzo, come il servo. Noemi lo seguiva con l'asciugamano sul braccio. Sì, da Terranova son venuto. Che strada, si vola. Sì, devo esser passato davanti alla chiesa, ma non mi sono accorto della festa. Sì, il paese sembra deserto, è molto decaduto, sì. Rispondeva sì a tutte le domande di Noemi, ma pareva molto distratto. Perché non ho scritto? Dopo la lettera di zia Ester stavo incerto. Poi sono stato anche malato e non sapevo. A dirvi la verità, mi son deciso avantieri. C'era un amico che partiva. Allora, ieri, visto che il mare era calmo, sono partito. Asciugandosi, si dirigeva verso la cucina. Noemi lo seguiva. Ester gli ha scritto e lui è partito così, come alla festa. Egli sedette sull'antica panca di faccia al monte che gettava la sua ombra violetta nella cucina. Accavalcò le lunghe gambe, incrociò sul petto le lunghe braccia, palpandosele con le mani bianche. Noemi osservò che le calze di lui erano verdi, un colore strano davvero per calze da uomo, e accese il fuoco ripetendo fra sé: ah, Ester gli ha scritto di nascosto, che se lo curi lei adesso. E provava un vago timore a voltarsi, a guardare quella figura d'uomo un po' tutta strana, verde e gialla, immobile sulla panca, dalla quale pareva non dovesse alzarsi più. Ma egli ricominciò a parlare del viaggio, della strada solitaria, e domandò quanto si impiegava per arrivare a Nuoro. Voleva recarsi a Nuoro. C'era lassù l'amministratore di un mulino a vapore, amico di suo padre, che gli aveva promesso un posto. Noemi si sollevò, sorridente. Quanto ci vuole? Non so dirtelo quanto ci vuole in bicicletta. Poche ore. Io sono stata a Nuoro molti anni fa, a cavallo. La strada è bella e la città è bella, sì, l'aria è buona, la gente è buona. Là non ci sono febbri come qui e tutti possono lavorare e guadagnare. Tutti i forestieri sono diventati ricchi lassù, mentre qui pare d'essere in luogo di morti. Sì, sì, è vero. Ella andò a prendere le uova per fare una frittata. Vedi, qui non c'è neanche carne tutti i giorni. Di vino non se ne trova più. E questo amministratore del mulino, come si chiama? Tu lo conosci?
No, egli non lo conosceva, ma era certo che andando a Nuoro avrebbe ottenuto il posto. Noemi sorrideva con rancore e con ironia curva a punger la frittata. Si fa presto a dire che si trova un posto. C'è tanta gente in cerca di posti. Ma tu hai lasciato quello che avevi? Domandò in fretta senza sollevar gli occhi. Giacinto non rispose subito. Pareva molto preoccupato per l'esito della frittata che ella rivoltava cautamente. Alcune gocce di olio caddero sulla brace, inondando la cucina di fumo grasso. Poi la padella riprese a friggere tranquilla e Giacinto disse: Era una cosa tanto meschina e neppur sicura, con tanta responsabilità. Non disse altro e Noemi non domandò altro. La speranza che egli se ne andasse presto a Nuoro la rendeva buona e paziente. Apparecchiò la tavola nell'attigua camera da pranzo abbandonata e umida come una cantina e cominciò a servirlo, scusandosi di non potergli offrire altro. In questo paese bisogna contentarsi. Giacinto schiacciava le noci con le sue forti mani, tendendo l'orecchio al tintinnio delle greggi che passavano dietro la casa. Era quasi notte. Il monte era diventato scuro e là dentro, in quell'umida stanza dalle pareti macchiate di verde, pareva d'essere in una grotta, lontani dal mondo. Le descrizioni che Noemi faceva della festa lo suggestionavano. Egli la guardava, un po' stanco e assonnato, e quella figura nera sullo sfondo ancora lucido del finestrino, coi capelli folti e le mani piccole appoggiate al tavolo melanconico, doveva ricordargli i racconti nostalgici di sua madre, perché cominciò a domandar notizie di persone del paese che erano morte o di cui Noemi non si interessava affatto. Zio Pietro? Com'è questo zio Pietro? È il più ricco, vero? Quanto può possedere? È ricco, sì, certo, ma è una testa, superbo come un giudeo. Egli dà denari a usura? Noemi arrossí perché, sebbene le relazioni col cugino fossero tese, le sembrava un'ingiuria personale dare dell'usuraio a un nobile pintor. Chi te lo ha detto questo? Ah, non dirlo neanche per scherzo. Il rettore e la sorella, però, sono usurai davvero. Sono ricchi. Quanto posseggono? Neanche loro. Che dici? Forse il milese, ma un'usura giusta, il 30%, non di più. È questa un'usura giusta? Ah, com'è allora l'altra? Allora Noemi si curvò sul tavolo e mormorò: Anche il 1000% e anche di più qualche volta. Ma invece di meravigliarsi, Giacinto si versò da bere e disse pensieroso: Sì, anche da noi l'usura è diventata enorme. Il nipote del cardinale Rampolla si è rovinato così. Dopo cena volle uscire. Domandò dov'era la posta e Noemi lo condusse fino alla strada, indicandogli la piazzetta in fondo verso la casa del milese. Appena egli si fu allontanato, ella si guardò attorno e scese fino alla casupola della vecchia Pottoi. La porticina era aperta, ma dentro tutto era nero e solo ai richiami timidi di Noemi la vecchia s'avanzò dalla profondità scura della stamberga con un tizzone acceso in mano. Il barlume rossastro faceva scintillare i suoi gioielli. Zia Pottoi, sono io. Bisogna che mandiate subito qualcuno a chiamare Efix. È arrivato Giacinto e poi voi verrete a dormire con me. Ho paura a star sola con un forestiere. Andrò a chiamare qualcuno per mandarlo al podere, ma io dalla vossignoria non vengo. No, la casa non la lascio in balia del folletto. E perché durante la sua assenza il folletto non entrasse, lasciò il tizzone acceso sulla soglia della porta.
Capitolo quarto. Un gran fuoco di lentischi, come lo aveva veduto Noemi fanciulla, ardeva nel cortile di Nostra Signora del Rimedio, illuminando i muri nerastri del santuario e le capanne attorno. Un ragazzo suonava la fisarmonica, ma la gente, che era appena uscita dalla novena e preparava la cena o già mangiava entro le capanne, non si decideva a cominciare il ballo. Era presto ancora. Sul cielo, lucido del crepuscolo, spuntavano le prime stelle e, dietro la torretta del belvedere, l'occidente rosseggiava, spegnendosi a poco. Una gran pace regnava su quel villaggio improvvisato e le note della fisarmonica e le voci e le risate entro le capanne parevano lontane. Qua e là, davanti ai piccoli fuochi accesi lungo i muri, si curvava la figura nera di qualche donna intenta a cucinare. Gli uomini, venuti alla vigilia per portare le masserizie, eran già ripartiti coi loro carri e i loro cavalli. Rimanevano le donne, i vecchi, i bambini e qualche adolescente, e tutti, sebbene convinti d'esser là per far penitenza, cercavano di divertirsi nel miglior modo possibile. Le dame Pintor avevano a loro disposizione 2 capanne fra le più antiche. Tutti gli anni ne venivan fabbricate di nuove, dette appunto Sas Moristenes de Sas Damas, perché divenute quasi di loro proprietà, in seguito a regali e donazioni fatte alla Chiesa dalle loro ave fin dal tempo in cui gli arcivescovi di Pisa, nelle loro visite pastorali alle diocesi sarde, sbarcavano nel porto più vicino e celebravano messe nel santuario. Ecco ancora, fra una capanna e l'altra, all'angolo del cortile, il sedile di pietra addossato al muro, ove zia Pittoi aveva veduto donna Maria Cristina corteggiata come una barona da tutte le vassalle che si recavano in pellegrinaggio alla chiesa. Adesso donna Ester e donna Ruth sedevano, umili e nere come 2 monache, col fazzoletto bianco in testa e le mani sotto il grembiale, pensando a Noemi lontana, a Giacinto lontano. La loro cena era stata frugale, una zuppa di latte che non gonfiava lo stomaco e lasciava il pensiero lucido e puro come quel gran cielo di primavera. Eppure, di tanto in tanto, donna Ester aveva come un brivido di rimorso, un pensiero segreto, quasi colpevole. Giacintino, la lettera scritta di nascosto. Accanto a loro, seduta per terra con le spalle al muro e le braccia intorno alle ginocchia, Grixenda rideva, guardando il ragazzo che suonava la fisarmonica. Nella capanna attigua, le parenti, con cui ella era venuta alla festa, cenavano sedute per terra attorno ad una bertula, una bisaccia, stesa come tovaglia, e, mentre una di esse cullava un bambino che s'addormentava agitando le manine molli, l'altra chiamava la fanciulla. Grixenda, fiore, vieni, prendi almeno un pezzo di focaccia. Cosa dirà tua nonna, che t'abbiamo lasciato morir di fame? Grixenda, non senti che ti chiamano? Obbedisci, disse donna Ester. Ah, donna Ester mia, non ho fame che di ballare. Zuannantò, vieni a mangiare, non vedi che il tuo suono è come il vento, fa scappar la gente. Aspetta che le otri sian piene e vedrai, disse l'usuraia, uscendo sulla porticina a destra delle dame Pintor e pulendosi i denti con l'unghia. Anche lei aveva finito di cenare e, per non perder tempo, si mise a filare al chiarore del fuoco. Allora, fra lei, le dame, la ragazza e le donne dentro, cominciò la solita conversazione. Come al paese durante tutto l'anno parlavano della festa, ora alla festa
parlavano del paese. Io non so come avete fatto a lasciar la casa sola, comare Kallì. Come? Disse una ragazza alta che portava sotto il grembiale un vaso di latte cagliato, dono del prete alle dame Pintor. Natolia, cuoricino mio, io non ho lasciato in casa i tesori che ha lasciato in casa il tuo padrone, il rettore. Corfu e mazza conca, e allora datemi la chiave, vado e frugo in casa vostra e poi scappo nelle grandi città. Tu credi che nelle grandi città si stia bene? Domandò donna Ruth con voce grave, e donna Ester, che aveva vuotato il vaso del latte e lo restituiva a Natolia, con dentro mezza pezza, 25 centesimi, di mancia, si fece il segno della croce. Libera nos Domine. Entrambe pensavano alla stessa cosa, alla fuga di Lia, all'arrivo di Giacinto, e, con sorpresa, sentirono Grixenda mormorare: «Ma se quelli che stanno nelle grandi città vogliono venir qui!» La gente cominciava ad uscire nel cortile. Sulle porticine apparivan le donne che si pulivan la bocca col grembiale e poi rincorrevano i bambini per prenderli e metterli a dormire. Una delle parenti di Grixenda andò dal suonatore di fisarmonica, gli porse una focaccia piegata in quattro. «E mangia, gioiello, cosa dirà tua nonna che non ti do da mangiare?» Il ragazzo sporse il viso, strappò un boccone dalla focaccia e continuò a suonare. Ma nessuno si decideva a cominciare il ballo, tanto che Grixenda e Natolia, irritate per l'indifferenza delle donne, dissero qualche insolenza. «Si sa, se non ci sono i maschi non vi divertite. Ci fosse almeno Efix, il servo di donna Ruth. Anche quello vi basterebbe. È vecchio come le pietre. Che me ne faccio di Efix? Meglio ballo con un ramo di lentischio». Ma d'un tratto il cane del prete, dopo aver abbaiato sul belvedere, corse giú urlando fuori del cortile e le donne smisero di insolentirsi per andare a vedere. 2 uomini salivano dallo stradone e, mentre uno stava seduto su un piccolo cammello, l'altro si piegava su una grande cavalletta le cui ali parevano mandassero giú e su i lunghi piedi del cavaliere. Il chiarore del fuoco, a misura che i 2 salivano, illuminava però le loro figure misteriose. E la prima era quella di Efix, su un cavallo gobbo di bisacce e di guanciali, e l'altra quella di uno straniero, la cui bicicletta scintillò rossa attraversando di volo il cortile. Grixenda balzò in piedi appoggiandosi al muro, tanto era turbata. Anche la fisarmonica cessò di suonare. «Donna Ester mia, suo nipote!» Le dame s'alzarono tremando e donna Ester parlò con una vocina che pareva il belato d'un capretto. «Giacintino, Giacintino, nipote mio, ma non è una visione, sei tu!» Egli era smontato davanti a loro e si guardava attorno confuso. Sentí le sue mani prese dalle mani secche della zia e sullo sfondo nero del muro vide il viso pallido e gli occhi di perla di Grixenda. Poi tutte le donne gli furono attorno, guardandolo, toccandolo, interrogandolo. Il calore dei loro corpi parve eccitarlo. Sorrise. Gli sembrò d'esser giunto in mezzo ad una numerosa famiglia e cominciò ad abbracciare tutti. Qualche donna balzò indietro, qualche altra si mise a ridere, sollevando il viso a guardarlo. «È costume del tuo paese! Donna Ester, donna Ruth, ci ha scambiato con loro! Ci crede tutte sue zie!» Efix, intanto, tirati giú i guanciali, li portò dentro la capanna vuota, passando di traverso per la stretta porticina. Grixenda lo aiutò a stenderli sul sedile in muratura lungo la parete,
e fu lei a spazzar la celletta e a preparare il lettuccio, mentre nell'altra capanna si udiva Giacintino rispondere rispettoso e quasi timido alle domande delle zie. Sì, signora, da Terranova in bicicletta. E cos'è poi? Un volo, con una strada così piana e solitaria, si può girare il mondo in un giorno. Sì, la zia Noemi è rimasta vedendomi, non mi aspettava certo e forse credeva che avessi sbagliato porta. Ogni sua parola e il suo accento straniero colpivano Grixenda al cuore. Ella non aveva ben distinto il viso del giovane arrivato da terre lontane, ma aveva notato la sua alta statura e i capelli folti dorati come il fuoco. E provava già un senso di gelosia, perché Natolia, la serva del prete, s'era cacciata dentro la capanna delle dame e parlava con lui. Com'era sfacciata Natolia! Per piacere allo straniero si beffava persino delle capanne, che dopo tutto erano sacre perché abitate dai fedeli e appartenenti alla Chiesa. Neanche a Roma ci son palazzi come questi. Guardi che cortine, le han messe i ragni gratis, per amor di Dio. E i topi non li conta? Se si sente grattare i piedi stanotte, non creda che sia io, don Giací. Grixenda si morse le labbra e picchiò sulla parete per far tacere Natolia. Ci sono anche gli spiriti, li sente? Oh, è una donna che picchia, disse semplicemente donna Ruth. Spiriti, topi e donne per me son la stessa cosa, rispose Giacinto. E Grixenda, di là, appoggiata alla parete di mezzo, si mise a ridere forte. Ascoltava la voce del giovane come aveva poco prima ascoltato il suono della fisarmonica e rideva per il piacere. Eppure, in fondo, sentiva voglia di piangere. Del resto, tutti erano felici, ma d'una felicità grave nella vera capanna delle dame. Mi pare di sognare, diceva donna Ester, servendo da cenare al nipote, mentre donna Ruth lo guardava fisso con occhi lucidi, ed Efix traeva dalla bisaccia un bariletto di vino e, pur cosí curvo, si volgeva a sorridere ai suoi padroni. Giacinto mangiava, seduto sul sedile in muratura che serviva a piú usi, da tavola e da letto, e credeva anche lui di sognare. Dopo l'accoglienza fredda di Noemi s'era sentito ciò che veramente era, straniero in mezzo a gente diversa da lui. Ma adesso vedeva le zie servirlo premurose, il servo sorridergli come ad un bambino, le fanciulle guardarlo tenere ed avide. Sentiva la cantilena della fisarmonica, intravedeva le ombre danzanti al chiaro del fuoco e s'immaginava che la sua vita dovesse trascorrere sempre cosí, fantastica e lieta. Adattarsi bisogna, disse Efix versandogli da bere. Guarda tu l'acqua. Perché dicono che è saggia? Perché prende la forma del vaso ove la si versa. Anche il vino, mi pare. Anche il vino, sì, solo che il vino qualche volta spumeggia e scappa. L'acqua no. Anche l'acqua s'è messa sul fuoco a bollire, disse Natolia. Allora Grixenda corse là dentro, prese per il braccio la serva e la trascinò via con sé. Lasciami, che hai? Perché manchi di rispetto allo straniero? Grixè, ti ha morsicato la tarantola, che diventi matta. Sì, e perciò voglio ballare. Già alcune donne s'eran decise a riunirsi attorno al suonatore, porgendosi la mano per cominciare il ballo. I bottoni dei loro corsetti scintillavano al fuoco, le loro ombre si incrociavano sul terreno grigiastro
e lentamente si disposero in fila con le mani intrecciate e sollevarono i piedi accennando ai primi passi della danza, ma erano rigide e incerte e pareva si sostenessero a vicenda. Si vede che manca il puntello, manca l'uomo. Chiamate almeno Efix, gridò Natolia, e siccome Grixenda la pizzicava al braccio aggiunse: ti punga la vespa, anche a lui vuoi che si usi rispetto? Ma al grido Efix era apparso e si avanzava, battendo i piedi in cadenza e agitando le braccia come un vero ballerino. Cantava accompagnandosi. A sa festa so andato. Arrivato accanto a Grixenda, le prese il braccio, si unì alla fila delle danzatrici e parve davvero animare con la sua presenza il ballo. I piedi delle donne si mossero più agili, riunendosi, strisciando, sollevandosi, i corpi si fecero più molli, i visi brillarono di gioia. Ecco il puntello, forza, coraggio! E su, e su! Un filo magico parve allacciare le donne dando loro un'eccitazione composta e ardente. La fila si cominciò a piegare, formando lentamente un circolo. Di tanto in tanto una donna s'avanzava, staccava due mani unite, le intrecciava alle sue, accresceva la ghirlanda nera e rossa dietro cui si muoveva la frangia delle ombre. E i piedi si sollevavano, sempre più svelti, battendo gli uni sugli altri, percuotendo la terra come per svegliarla dalla sua immobilità. E su, e su! Anche la fisarmonica suonava più lieta ed agile. Grida di gioia echeggiarono, quasi selvagge, come per domandare al motivo del ballo una intonazione più animata e più voluttuosa. Ui, ai, ai! Tutti eran corsi a vedere e là in fondo, nell'angolo del cortile, Grixenda distinse i capelli dorati di Giacinto fra i due fazzoletti bianchi delle zie. Compare Efix, fate ballare il vostro figlioccio, disse Natolia. Quello è un puntello, sì. Mettilo accanto alla chiesa e ti sembrerà il campanile. E sta zitta, Natolia, lingua di fuoco. Parlano più i tuoi occhi che la mia lingua, Grixè. Il fuoco ti mangi le palpebre. E state zitte, donne, e ballate. A sa festa so andato. Ui, uiai. Il grido tremolava come un nitrito e le gambe delle donne, disegnate dalle gonne scure, e i piedi corti, emergenti dall'ondulare dell'orlo rosso, si movevan sempre più agili, scaldati dal piacere del ballo. Don Giacinto, venga! E su, e su! E venga, e venga! Tutte le donne guardavano laggiú, sorridendo. I denti brillavano agli angoli delle loro bocche. Egli balzò, quasi sfuggendo alla prigionia delle due vecchie dame. Arrivato però in mezzo al cortile, si fermò, incerto. Allora il circolo delle donne si riaprí, si allungò di nuovo in fila, andò incontro allo straniero come nei giuochi infantili, lo accerchiò, lo prese, si richiuse. Messo in mezzo, fra Grixenda e Natolia, alto, diverso da tutti, egli parve la perla nell'anello della danza e sentiva la piccola mano di Grixenda abbandonarsi, tremando un poco, entro la sua, mentre le dita dure e calde di Natolia si intrecciavano forte alle sue, come fossero amanti. Anche il prete uscì dalla sua capanna, guardò qua e là, placido e rosso come un bambino ancora calvo, poi andò a sedersi accanto alle dame Pintor. Bel ragazzo suo nipote, donna Ruth.
trasse la tabacchiera d'argento, la scosse, la aprì e la porse nel cavo della mano, prima a donna Ester, poi a donna Ruth, infine alla stessa Kallina. Bel ragazzo, donna Ester, ma mi raccomando, attenzione. Sollevò la sottana per rimettersi in tasca la tabacchiera e ripiegò e arrotolò il suo fazzoletto turchino, sbattendosene le cocche sul petto. Donna Ester, attenzione. Del resto anche noi abbiamo ballato quando avevamo ali ai piedi. E adesso che fa, vossignoria? Donna Ester piangeva di gioia, ma finse di starnutire. Sembra Pepe il suo tabacco, prete Pascà. Il più felice di tutti era Efix, sdraiato su un mucchio d'erba in una delle muristenes vuote. Gli pareva ancora di ballare e di ammirare Giacinto. E gli sorrideva come gli sorridevan le donne. Ecco, la figura del ragazzo aveva già preso nella sua vita il miglior posto, come nel circolo della danza. E riandava col pensiero fino al momento in cui era corso alla casa dei suoi padroni per vedere il figlio di Lia. Che momento! Era stata così forte la sua gioia che neppure si rammentava che cosa aveva detto, che cosa aveva fatto. Solo rivedeva la figura fredda eppure inquieta di Noemi, seguirlo e dirgli come in segreto: andate su, andate alla festa, andate, vi aspettano. E li aveva mandati via, col viso rischiarato solo all'atto del congedo, su nella cornice del portone che si chiudeva davanti a lei. Passando sotto il poderetto s'eran fermati un momento ed Efix aveva additato con tenerezza d'amante la sua collina, il ciglione ove le canne tremavano rosee al tramonto, la capanna appiattata tra il verde ad aspettarlo. Io sto qui tutto l'anno e vossignoria verrà quando ci saran gli ortaggi e le frutta da portare al paese, ma il suo cavallo non sopporta la bisaccia, aggiunse socchiudendo gli occhi contro il barbaglio della bicicletta. Io me ne vado a Nuoro, disse Giacintino, pur guardando il podere di sotto in su come si guarda una persona. Qualche volta verrà, prima che faccia troppo caldo, e poi in autunno si sta bene all'ombra lassù, e di notte la luna ci fa compagnia come una sposa, e le angurie qua sotto l'orto sembrano allora bocce di cristallo. Sì, qualche volta verrò, promise Giacinto buttandosi giú dalla macchina, svelto come un uccello. Ed era stato lui, quasi vinto dalle descrizioni del compagno, a proporre di visitare il poderetto. Ed avevano visitato il poderetto, lasciando giú il cavallo a strappare qualche fronda della siepe del muricciuolo. Efix fece osservare bene al nuovo padroncino le arginature costrutte da lui con metodi preistorici, e il giovane guardava con meraviglia i massi accumulati dal piccolo uomo e poi guardava questi come per misurare meglio la grandiosità della costruzione. Tutto da solo, che forza! Dovevi esser forte in gioventù. Sì, ero forte. E il sentiero non l'ho fatto io? Il sentiero serpeggiava su, rinforzato anch'esso da muricce, come da terrapieni eran sostenuti i ciglioni e i rialzi del poderetto, un'opera paziente e solida che ricordava quella degli antichi padri, costruttori dei nuraghes. E su, ad ogni scaglione si fermavano e si volgevano a contemplare l'opera del piccolo uomo, e lo straniero aveva curiosità infantili
che divertivano il servo. Il fiume si gonfia d'inverno. Cos'è questo? Domandava tirando a sé qualche fronda di alberello. Non conosceva né le piante né le erbe. Non sapeva che i fiumi straripano in primavera. Ecco la striscia coltivata a ceci, pallidi già entro le loro bucce puntute. Ecco le siepi di gravi pomidoro lungo il solco umido. Ecco un campicello che sembra di narcisi ed è di patate. Ecco le cipolline tremule alla brezza come a sfodeli. Ecco i cavoli solcati dai bruchi verdi luminosi. Nugoli di farfalle bianche e giallognole volavano di qua e di là, posandosi, confondendosi coi fiori dei piselli. Le cavallette si staccavano e ricadevano come sbattute dal vento. Le api ronzavano lungo le muricce, come dorate dal polline dei fiori su cui posavano. Una fila di papaveri s'accendeva tra il verde monotono del campo di fave. E un silenzio grave, odoroso, scendeva con le ombre dei muricciuoli e tutto era caldo e pieno d'oblio in quell'angolo di mondo, recinto dai fichi d'India come da una muraglia vegetale, tanto che lo straniero, arrivato davanti alla capanna, si buttò steso sull'erba ed ebbe desiderio di non proseguire il viaggio. Fra una canna e l'altra, sopra la collina, le nuvole di maggio passavano bianche e tenere come veli di donna. Egli guardava il cielo d'un azzurro struggente e gli pareva d'esser coricato su un bel letto dalle coltri di seta. Vedeva Efix aprire la capanna, volgersi, richiamandolo con un gesto malizioso dell'indice, poi ritornare con qualche cosa nascosta dietro la schiena e inginocchiarsi ammiccando. Sognava. S'alzò a sedere cingendosi le ginocchia con le braccia e si fece un po' pregare prima di prendere la zucca arabescata, piena di vino giallo, che il servo gli porgeva. Infine bevette. Era un vino dolce e profumato come l'ambra, e a berlo cosí dalla bocca stretta della zucca dava quasi un senso di voluttà. Efix guardava, inginocchiato come in adorazione. Bevette anche lui e sentí voglia di piangere. Le api si posarono sulla zucca. Giacinto strappò di mezzo alle sue gambe sollevate uno stelo d'avena e, guardando per terra, domandò: «Come vivono le mie zie?» Era giunto il momento delle confidenze. Efix sporse la zucca di qui e di là, a destra e a sinistra. «Guardi, vossignoria, fin dove arriva l'occhio, la valle era della sua famiglia. Gente forte era. Adesso non resta che questo poderetto, ma è come il cuore che batte anche nel petto dei vecchi. Si vive di questo». «Ma che testa, mio nonno! È stato lui a rovinare la famiglia». «Se non era lui, vossignoria, non era nato». Giacinto sollevò rapido gli occhi, riabbassandoli tosto, occhi pieni di disperazione. «E perché nascere? Oh bella, perché Dio vuole cosí?» Giacinto non rispose. Guardava sempre per terra e le sue palpebre si sbattevano, quasi stesse per piangere. Ma bevette di nuovo, docile, chiudendo gli occhi, mentre Efix si lasciava sedere a gambe in croce e si prendeva un piede fra le mani. «Non è contento d'esser venuto, don Giacintí?» «Non chiamarmi cosí», disse allora il giovine. «Io non sono nobile, non sono nulla. Dimmi tu,
come te lo dico io. Se sono contento? No. Sono venuto qui perché non sapevo dove andare. Là c'è tanta gente, là bisogna essere cattivi per far fortuna. Tu non puoi sapere. Ci son tanti ricchi, ma c'è tanta gente. Agitava le dita della mano tesa lontano, come per accennare al brulichio della folla, ed Efix guardava il suo piede e mormorava con tenerezza e con pietà. Anima mia bella! E avrebbe voluto curvarsi sul desolato ragazzo e dirgli: sono qua io, non ti mancherà nulla. Ma non seppe che offrirgli di nuovo la zucca, come la madre offre il seno al bambino che si lamenta. Lo sappiamo, sì, che diavolo di mondo è quello. Ma qui è diverso. Si può anche far fortuna. Le racconterò come ha fatto il Milese. Un giorno arrivò come un uccello che non ha nido. Ma Giacinto ascoltava desolato, a testa bassa, torcendo un poco la bocca con disgusto, e d'improvviso si buttò col gomito appoggiato sull'erba e il viso alla mano, masticando con rabbia l'avena. Se sapessi tu, ma che puoi sapere tu? C'è a Roma un principe che possiede terre quanto tutta la Sardegna, e un altro, uno che s'è fatto grande da sé, che quando succede qualche disastro nazionale offre denari più del re. Anche in Sardegna c'è un frate che ha 300 scudi di rendita al giorno, disse Efix, umiliato, ma poi alzò la voce. Dico 300 scudi, intende, vossignoria? Vossignoria non parve sorpreso, ma dopo un momento domandò: e dov'è? Si può conoscere? Sta a Calangianus, in Gallura. Troppo lontano. E Giacinto, con gli occhi distratti, riprese a narrare delle favolose ricchezze dei signori del continente, dei loro vizi e delle loro dissipazioni. E son gente contenta? Domandò Efix quasi irritato. E noi siamo gente contenta? Io sì, vossignoria. Beva, beva e si faccia coraggio. Giacinto bevette ed Efix scosse poi le ultime gocce sull'erba. Le api vi si posarono e tutt'intorno fu un ronzio di dolcezza. Ma dopo l'arrivo al rimedio, il ragazzo pareva contento. Aveva abbracciato le zie e le altre donne, aveva mangiato bene, ballato come un pastore alla festa. Adesso dormiva e russava. Ed Efix l'aveva veduto poco prima sul lettuccio, lungo il muro, con le palpebre chiuse, cosí delicate, che pareva vi trasparisse l'azzurro degli occhi, coi capelli rossicci sul bianco del guanciale e i pugni chiusi come un bambino che sogna. Aveva dimenticato per terra il lume acceso. Efix si curvò a spegnerlo, pensando che i Pintor erano tutti cosí incuranti dell'economia e del pericolo. Ebbene, forse meglio cosí nella vita. Anche lui si volse supino e chiuse i pugni. Attraverso i buchi del tetto oscillavan le stelle e il loro tremolio e l'incessante tremolio dei grilli parevano la stessa cosa. Si sentiva l'odore degli ontani e del puleggio. Tutto era caduto in un silenzio tremulo, come dentro un'acqua corrente. Ed Efix ricordava le sere lontane, il ballo, i canti notturni, donna Lia seduta sulla pietra all'angolo del cortile, piegata su se stessa come una giovine prigioniera,
che rode i lacci e piano piano si prepara alla fuga. Capitolo quinto. L'indomani all'alba Efix riportò il cavallo in paese e raccontò alla padrona giovine il divertimento della sera prima. Noemi sembrava tranquilla. Solo quando egli ripartì per il poderetto, corse al portone raccomandandogli di tornare fra 3 giorni per portare provviste alle sorelle. Dopo 3 giorni Efix tornò e, per non pagare il nolo del cavallo, si caricò sulle spalle la bisaccia e s'avviò a piedi. Il tempo s'era rinfrescato, dai monti del Nuorese scendeva il venticello dei boschi e correva sulle erbe lungo il fiume e pareva volesse scendere con questo al mare. Efix sostò al poderetto, presso lontano, al limite sabbioso del campo delle angurie, e guardando i tralci carnosi che correvano, avviluppandosi qua e là come serpi sotto le foglie, gli pareva che avessero, come del resto tutti i cespugli tremuli intorno, qualche cosa di vivo, di animale, e parlava loro come lo intendessero, raccomandando loro di non stroncarsi, di non seccarsi, di crescere bene e dar molto frutto, come era loro dovere. Ma un rumore nella strada richiamò la sua attenzione. Don Predu, fiero e pesante sul suo cavallo nero grasso, passava dietro la siepe. Cosa insolita, vedendo Efix si fermò. «E che facciamo con questa bisaccia? Sei stato a rubar fave?» Efix s'alzò, rispettoso. «Son le provviste per le mie dame. E lei dove va?» Anche don Predu andava laggiú. Dalla sua bisaccia a fiorami usciva l'odore del gattò che portava in regalo al rettore suo amico e il collo violetto di una damigiana di vino. «E tu vai a piedi, babbeo. Anche il cavallo ti fanno fare adesso. Dammi la bisaccia, te la porto. Non scappo, no, se vuoi esser piú sicuro, monta su in groppa anche tu, babbeo.» Sbalordito, dopo essersi un po' fatto pregare e minacciare, Efix caricò la bisaccia sul cavallo che pareva si fosse addormentato. Poi montò in groppa alle spalle di don Predu, cercando di farsi leggero. Adesso suderà, sì, il cavallo di Vossignoria. Così il diavolo mi aiuti. È il cavallo piú forte del circondario. Puoi caricargli su un monte, lo porta. Vedi, va come non avesse neanche sella. E dimmi, tu, cosa è venuto a frugare qui quel vagabondo di mio nipote? Efix gli fece una smorfia alle spalle. Ah, ecco perché l'aveva preso. Perché vagabondo? Era impiegato. Che impiego aveva? Contava le ore. Un buon impiego, invece, nella dogana. Ma certo, per vivere in quei posti ci vuole molto denaro. Ci son signori che hanno terre quanto è grande la Sardegna e uno fa elemosine più del re. Don Predu si gonfiò tutto dal ridere, una risata silenziosa, feroce. Ah, ah, ecco, ci siamo. Ecco che hai già la testa piena di vento. Perché parla così don Predu? Disse Efix con dignità. Il ragazzo è sincero, buono, non ha vizi, non fuma, non beve, non ama le donne. Avrà fortuna. Se vuole, ha subito un posto a Nuoro. E poi ha anche denari alla banca. Tu li hai contati, babbeo?
Ah, Efix, in fede mia, a te danno da mangiare fandonie invece di pane. Dimmi, quanto ti devono adesso le tue nobili padrone? Nulla mi devono. Io devo tutto a loro. Zitto, se no ti scaravento dentro il fiume. Senti, adesso continuerete a far debiti per mantenere il ragazzo. Prenderete denari da Kallina, il demonio l'affondi. Venderete il podere. Ricordati che lo voglio io. Se non mi avverti a tempo, se farete come altre volte, che invece di vendere a me per il prezzo giusto, avete venduto a metà agli altri. Bada, ti avverto e Fisè, ti taglio le canne della gola. Sei avvertito. L'uomo dietro ansava, oppresso da un peso ben più grave della bisaccia di cui don Predu aveva voluto liberarlo. Dio, signore, perché parla così? Don Predu, come un nemico delle sue povere cugine. Al diavolo le cugine e la loro testa piena di vento. Son loro che mi hanno trattato sempre da nemico. E nemico sia. Ma tu ricordati, Efis, il poderetto lo voglio io. Il martirio durò tutta la strada, finché Efis, stanco più che avesse viaggiato a piedi, scivolò dalla groppa del cavallo e tirò giù la bisaccia. Entrando nel recinto, rivide la solita scena. Le sue dame sedevano sulla panchina con le mani in grembo. Kallina filava, coi piedi nudi entro le scarpette a nastri. Nell'interno delle capanne, le donne, sedute per terra, bevevano il caffè, cullavano i bimbi e sull'alto del belvedere, sullo sfondo del cielo dorato, la figura nera di prete Paskale salutava col fazzoletto turchino. Si divertono? Domandò Efis, deponendo la bisaccia ai piedi delle sue padrone. E lui? Balliamo sempre, disse donna Ester, e donna Ruth si alzò per riporre la roba. Di Giacinto parlò commossa l'usuraia. Che giovane affabile, di poche parole, ma buono come il miele. Si diverte come un bambino e viene qui a mangiare il mio pane d'orzo. Eccolo che adesso ritorna con Grisenda dalla fontana. Si vedevano infatti in lontananza, tra il verde delle macchie, lui, alto e verdognolo, lei, piccola e nera, tutti e due con in mano le secchie scintillanti che di tanto in tanto si toccavano e di cui l'acqua, traboccando, si mischiava e sgocciolava. E i due pareva provassero piacere a quel contatto, perché guardavano le secchie a testa bassa e ridevano. Efis ebbe un presentimento. Andò su dal prete a portargli un cestino di biscotti, regalo di una paesana, e vide di lassù don Predu, indugiatosi ad abbeverare il cavallo alla fontana, raggiungere Giacinto e Grixenda e curvarsi a dir loro qualche cosa. Tutti e tre ridevano, la fanciulla a testa bassa, Giacinto toccando il collo del cavallo. Efis, disse il prete, sbattendosi il fazzoletto sul petto per togliervi il tabacco. Ecco don Predu. Meno male, avremo un po' di maldicenza. E il vostro Giacinto è un bravo ragazzo, viene a messa e alla novena, ben educato, affabile, ma mi raccomando, attenzione. Le serve del prete corsero fuori per aiutare don Predu a scaricare le bisacce, mentre le altre donne affacciavano i visi pallidi alle porticine e il cane, dopo aver un po' abbaiato, si slanciava alto davanti al cavallo, quasi volesse baciarlo. Piano, donne, disse don Predu. C'è dentro le bisacce qualche cosa che si rompe a toccarla, come voi. La tocchi la saetta,
don Predu, imprecò Natolia, pur guardandolo con occhi languidi per tentarne la conquista. Ah, se le riusciva, si sarebbe cosí vendicata di Grixenda, che si era preso tutto per sé lo straniero. Grixenda a sua volta sembrava eccitata per l'arrivo di don Predu. Quello, vede, disse sottovoce a Giacinto mentre attraversavano il cortile, quello, suo zio, è un uomo che si diverte e spende nelle feste. Non sta melanconico come lei. 100 lire ha, 100 lire butta. Così. Prese un po' d'acqua con le dita e gliela buttò sul viso senza che egli cessasse di sorridere con gli occhi dolci, pieni di desiderio, mostrandole fra le labbra rosee i denti bianchi, quasi volesse morderla. Che cosa son 100 lire? Io ne ho spese 1000 in una notte e non mi sono divertito. Grixenda depose la secchia sul sedile e si gettò sopra il bambino che le sorrideva dal giaciglio, agitando le gambine in aria e tentando di afferrarsele con le manine sporche. Gli baciò le cosce, affondando le labbra nella carne tenera ove i solchi segnavano striscioline rosee e viola. Lo sollevò in alto, lo riabbassò fino a terra, lo sollevò ancora, lo fece ridere, lo portò fuori stringendoselo forte al petto. Fuori Giacinto s'era messo a sedere a gambe aperte e vi dondolava in mezzo le mani, ascoltando Kallina che lo invitava a mangiare con lei le fave cotte col latte. Parlavano piano come di cosa grave, ma donna Ruth si affacciò alla porticina con in mano una coscia d'agnello bianca di grasso, col rognone violetto coperto dal velo, e interruppe il colloquio. Bisogna chiamare Efix perché faccia uno spiedo di legno. Giacintino, va. Grixenda corse lei a chiamare il servo, gli si fregò addosso come una gattina, gli diede da baciare il bambino. Come sono contenta, zio Efix. Stanotte balleremo ancora. Ma guardate il vostro padroncino, pare faccia la corte a Kallina. Efix la guardava con tenerezza. Vide Giacinto sollevar gli occhi pieni d'amore e di desiderio e in cuor suo benedisse i due giovani. Sì, divertitevi, amatevi. Alla festa si va per questo. E la festa passa presto. Seduto all'ombra del muro, cominciò a intagliare lo spiedo. Le donne ridevano intorno a lui. Giacinto, come sempre, taceva e pareva intento alla voce della fisarmonica che riempiva di lamenti e di grida il cortile. Ma arrivò Natolia dondolando i fianchi. Il mio padrone e don Predu invitano don Giacintino a pranzo. Ed egli si alzò dopo aver sbattuto bene l'orlo dei calzoni. Donna Ester lo seguí con gli occhi e guardò a lungo verso il belvedere, come affascinata dal luccichio dei bicchieri e del vassoio d'argento che Natolia agitava lassú come uno specchio. L'idea che il cugino ricco facesse caso del nipote povero bastava per renderla felice. Le donne lodavano Giacinto e l'usuraia, traendo il filo fra il pollice e l'indice e girando il fuso sul ginocchio, diceva con dolcezza insolita: un ragazzo cosí docile non l'avevo mai conosciuto. È bello, poi, rassomiglia al barone antico. A chi? Al barone morto che vive ancora nel castello? Madonna Ruth si mise l'unghia dell'indice sulla bocca. Non bisognava parlar di morti alla festa. Altro che spirito, è vivo e ha le mani che si muovono. Non è vero, Grixè? Chi? Don Giacintino. Ma Grixenda, appoggiata al muro, col bimbo che le morsicava i bottoni della camicia, guardava anche lei il vassoio luccicante su nel belvedere, e i suoi occhi parevano affascinati come quelli della vecchia nonna quando nelle notti di luna spiavano
il passaggio dei folletti, giú verso il fiume. Efix tornò ancora 3 giorni dopo. Questa volta non era solo. Quasi tutti quelli del paese scendevano alla festa e le donne portavano sul capo vassoi con torte e cestini pieni di galline legate con nastri rossi. Gli alberelli intorno erano carichi di frutti acerbi e la festa pareva si stendesse per tutta la valle. Arrivando, Efix trovò il recinto intorno alle capanne già ingombro di carri con tende formate da sacchi e da lenzuola e i rivenditori di dolci e di vino dritti accanto ai loro piccoli banchi all'ombra della chiesa. Una fila di mendicanti vigilava il sentiero e le loro figure accovacciate, terree e turchine, alcune con orribili occhi bianchi, altre con piaghe rosse e tumori violacei, coi petti nudi come scorticati, con le braccia e le dita brancicanti, nerastre come ramicelli bruciati, si disegnavano fra un cespuglio e l'altro sulla linea azzurrognola e lattea dell'orizzonte. Ma al di là l'occhio spaziava sul verde e i gruppi dei cavalli e dei puledri rendevano più grandioso il paesaggio. Il suono della fisarmonica arrivava fin laggiú. Il motivo saltellante e voluttuoso richiamava la danza, ma a volte si mutava in lamento, come stanco di gioia, come rimpiangendo il piacere che passa e gemendo per l'inutilità di tutte le cose. Allora anche l'occhio melanconico delle giumente pareva pieno di una dolcezza nostalgica. Efix si fermò un momento in mezzo a un gruppo di paesani del nuorese. Le donne sedevano in fila davanti alle capanne aspettando l'ora della messa cantata e i loro corsetti di scarlatto davano un tono rosso all'ombra del muro. Ma la messa tardava. Su nel belvedere i preti ridevano e il vassoio di Natolia passava e ripassava scintillando fra l'azzurro e il nero. Efix trovò la capanna deserta. Le padrone erano in chiesa ed egli andò a cercarle, ma si trovò preso in mezzo fra don Predu, il milese e Giacinto, davanti a un rivenditore di vino, e vide 3 bicchieri gialli intorno al suo viso. «Bevi, babbeo!» «Per me è presto». «Non è mai presto per un uomo sano. O sei malato?» Don Predu gli batté cosí forte alle spalle che egli balzò avanti e il vino traboccò dai bicchieri e gli si versò addosso. «Sia tutto per l'amor di Dio!» Egli si asciugò le vesti con la mano e bevette, e con sorpresa e soddisfazione vide Giacinto trarre il portafogli e porgere al rivenditore un biglietto da 50 lire. Dio sia lodato, vuol dire che il ragazzo aveva denari davvero. Del resto fu tutta una giornata di gioia, gioia composta e quasi melanconica nelle donne, verso le quali gli uomini, divertendosi rumorosamente fra loro, dimostravano una certa noncuranza. Tutto il giorno la fisarmonica suonò, accompagnata dai gridi dei rivenditori, dall'urlo dei giocatori di morra, dai canti corali o dai versi dei poeti estemporanei. Raccolti entro una capanna, seduti per terra a gambe in croce, intorno a una damigiana verso cui si volgevano come a un idolo, i poeti improvvisavano ottave pro e contro la guerra di Libia. Eran parecchi e si davano il turno, e intorno a loro si accalcavano uomini e ragazzi. Di tanto in tanto qualcuno si curvava per prendere di terra un bicchiere di vino. «Bibe diaulu! Salute! Che possiamo conoscerla 100 anni di seguito questa festa, sani e allegri. Bibe, forca!»
Il poeta Serafino Masala di Bultei, col profilo greco e vestito come un eroe di Omero, cantava: su turcu non si cheret reduire, anzi sprogherrare stanimosu, sarabu inferocidu es coraggiosu, si parat prontu, ne cheret fuire. Il turco non vuole arrendersi, anzi per combattere è animoso, l'arabo inferocito e coraggioso, si slancia pronto, ne vuole fuggire. I bicchieri passavano da una mano all'altra, qualche donna s'affacciava timidamente alla porta e Gregorio Giordano di Dualchi, bel giovane rosso vestito come un trovatore, si lisciava i lunghi capelli con tutte e due le mani, se li tirava sul collo e cantava, quasi singhiozzando, come una prefica. Basta, non poto pius relatare, discurro su chi poto in sa memoria, chi appana in donzi passus sa vittoria, de poder totus Africa acquistare, tranquillos e sanos a torrare, los assistan sos santos de sa gloria, e con bona memoria e virtude torren ad omissoro chi in salude. Basta, non posso più raccontare, discorro quel che posso a memoria, che abbiano gli italiani in ogni passo la vittoria da poter tutta l'Africa conquistare, tranquilli e sani possano tornare, li assistano i santi della gloria e con buona memoria e virtù tornino a casa loro con salute. Applausi e risate risuonavano, tutti ridevano, ma erano commossi. All'ombra della chiesa Efix, invece, sentiva altri gruppi di paesani parlare dell'America e degli emigranti. L'America, chi non l'assaggia non sa cos'è. La vedi da lontano e ti sembra un agnello da tosare. Ci vai vicino e ti morsica come un cane. Sì, fratelli cari, io ci andai con la bisaccia a metà piena e credevo di riportarla colma. La riportai vuota. Un baroniese smilzo, alto e nero come un arabo, invitò Efix a bere e gli raccontò episodi della guerra, di cui era reduce. Sì, diceva guardandosi le mani, ho strappato il ciuffo ad un sirdusso, uno che adorava il diavolo. Io avevo fatto voto di prenderglielo, il ciuffo, di prenderlo intero, con la pelle e con tutto, e così l'ho presi, che possiate vedermi cieco se mentisco. Lo portai al mio capitano, tenendolo come un grappolo. Sgocciolava sangue nero, come acini d'uva nera. Il capitano mi disse: bravo, Conzinu. Efix ascoltava, con in mano una rosellina di macchia. Si fece il segno della croce con lo stelo del fiore e disse: ti confesserai, Conzi. Hai ucciso un uomo. Nella guerra non è peccato. È forse di nascosto? No. Allora cominciarono a discutere ed Efix guardava la rosellina come parlando a lei sola. Ad uccidere tocca a Dio. Ma dovette interrompere la discussione perché da lontano donna Ester gli accennava di avvicinarsi. Era l'ora del pasto. Giacinto era invitato dal prete e tutti, chi più chi meno, mangiavano in buona compagnia. Dalle capanne uscivan nuvole di fumo odoroso d'arrosto. L'angolo più tranquillo era quello delle dame. Sedute nella loro capanna, mangiavano con Efix l'arrosto di agnello e parlavano di Noemi lontana e di Giacinto
del prete e del milese, sorridendo senza malizia. I primi giorni, disse donna Ruth tagliando una piccola torta in 3 porzioni uguali. Giacinto parlava sempre d'andarsene a Nuoro, ove diceva d'avere un posto nel molino. Adesso da 2 giorni non ne parla più. Ma è che da 2 giorni non si vede quasi più. È sempre con Predu e con altri compagni. Lasciamolo divertire, disse Efix. Fuor dalla porta si vedeva Kallina seduta, insolitamente oziosa, sulla sua pietra, e Grixenda, col bambino in grembo, pallida e triste, fissava il belvedere del prete. Ah, Giacinto si divertiva lassù, dimentico di lei, e a lei pareva di stare accovacciata sul limite di un deserto, davanti a un miraggio. Efix uscì e le disse: «Perché non ti diverti?» Ella accomodò sulla cuffietta del bimbo il nastrino giallo contro il malocchio e gli occhi le si riempivano di lagrime. «Per me è finito tutto». Dalla capanna le parenti la chiamavano: «Grixenda, vieni! Che dirà tua nonna vedendoti così magra, che non ti diamo da mangiare?» Bocconi soli ci vogliono», disse Kallina a Efix dopo averlo chiamato ammiccando. «Vieni, Efix, bevi un bicchiere di vernaccia. Sai chi me l'ha regalata? Il tuo padroncino, buono come il pane e affabile. Ma senti, bisogna dirgli che Grixenda non è adatta per lui. E lasciateli divertire. Siamo alla festa. Qui si viene a far penitenza, non a peccare. Sì, le parenti danno da mangiare a Grixenda, ma non badano ove essa va giorno e notte con don Giacinto. E le mie padrone non s'accorgono. Loro sono come i santi di legno nelle chiese. Guardano, ma non vedono. Il male non esiste per loro. È vero, ammise Efix. Bevette, ma si sentí triste e andò a coricarsi sotto un lentischio della brughiera. Di là vedeva l'erba alta ondulare, quasi seguendo il motivo monotono della fisarmonica, e i cavalli immobili al sole come dipinti sullo smalto azzurro dell'orizzonte. Le voci si perdevano nel silenzio, le figure sfumavano nella luce. Ed eccone una di donna sorgere accanto a un cespuglio, un'altra di uomo la raggiunge e le si accosta, tanto che formano un'ombra sola. Efix sentí un brivido alla schiena, eppure staccò una margheritina, ne masticò lo stelo e guardò senza invidia Grixenda e Giacinto abbracciati. Dio li benedica e li avvolga sempre cosí, di sole e di luce. Nel pomeriggio la festa fu ancora piú animata. Gli uomini si mostravano piú espansivi con le donne, trascinandoli al ballo, e il sole obliquo tingeva di rosa il cortile, che ronzava come un alveare. Al cader del sole il popolo si raccolse nella chiesa e migliaia di voci salirono in una sola, fondendosi, come fuori si fondevano i profumi dei cespugli. Efix, inginocchiato in un angolo, provava la solita estasi dolorosa, e accanto a lui Grixenda, inginocchiata, rigida come un angelo di legno, cantava gemendo d'amore. La luce rossa del crepuscolo, vinta verso l'altare dal chiaror dei ceri, copriva la folla come di un velo di sangue, ma a poco il velo si fece nero, rischiarato appena dall'oro dei ceri,
la folla non si decideva ad uscire, sebbene il prete avesse finito le sue orazioni, e continuava a cantare intonando le laudi sacre. Era come il mormorio lontano del mare, il muoversi della foresta al vespero. Era tutto un popolo antico che andava, cantando le preghiere ingenue dei primi cristiani, andava per una strada tenebrosa, ebbro di dolore e di speranza, verso un luogo di luce, ma lontano, irraggiungibile. Efix, con la testa fra le mani, cantava e piangeva. Grixenda guardava avanti a sé con gli occhi umidi che riflettevano la fiammella dei ceri e cantava e piangeva anche lei, e la pena dell'uno era uguale a quella dell'altra, e la pena di entrambi era la stessa di tutto quel popolo che ricordava, come il servo, un passato di tenebre, e sognava, come la fanciulla, un avvenire di luce. Pena d'amore. Poi tutto fu silenzio. Zuannantoni, impaziente di riprendere la fisarmonica, fu il primo a balzar fuori con la berretta in mano, ma sulla porta si fermò, guardò in su e diede un grido. Tutti si precipitarono a guardare. Era la luna nuova che rasentava il muro e pareva volesse scender là dentro. Dopo cena ricominciarono i canti e le grida attorno ai fuochi. Ballava persino don Predu, rendendo felici tutte le donne che speravano d'esser scelte da lui. Solo Giacinto non ballava. Seduto accanto all'usuraia, faceva dondolar le mani fra le sue ginocchia, pallido e stanco. Intanto Efix sentiva le donne discutere su chi quel giorno aveva più speso denari e s'era più divertito, e qualcuno diceva: «È don Predu». «No, è don Giacinto, più di 300 lire ha speso, ma è ricco. Dicono che ha una miniera d'argento. Ma come s'è divertito. Pagava da bere a tutti, anche a chi non conosceva». «Perché lo fa?» «Oh bella, perché chi ne ha ne spende». Efix provava soddisfazione e inquietudine. Sedette accanto a Giacinto e gli riferí le chiacchiere delle donne. «Una miniera d'argento. Sì, rende, ma non come una miniera di petrolio. Una signora che conosco io sognò che in tal posto ce n'era una, in un terreno d'un signore decaduto. Questi era cosí disperato che stava per uccidersi, ma scavò dove quella aveva sognato e adesso è cosí ricco che passa 20.000 lire al mese a una donna». «E perché non ha sposato quella del sogno? O aveva già marito?» domandò Efix pensieroso. Le donne ballavano, si vedeva Grixenda col viso acceso ridere come la creatura più folle della festa, ed Efix mormorò, toccando il ginocchio di Giacinto: «Vossignoria, dicono, guarda quella ragazza. È buona, ma è povera, e poi anche orfana». «La sposerò», disse Giacinto, ma guardava per terra e pareva sognasse. Capitolo sesto. Nei tempi di carestia, cioè nelle settimane che precedevano la raccolta dell'orzo, e la gente, terminata la provvista del grano, ricorre all'usura, la vecchia Pottoi andava a pescare sanguisughe. Il suo posto favorito era un'insenatura del fiume sotto la collina dei Colombi, presso il poderetto delle dame Pintor. Stava là ore ed ore, immobile,
seduta all'ombra di un ontano, con le gambe nude nell'acqua trasparente, verdognola, venata d'oro, e mentre con una mano teneva ferma sulla sabbia una bottiglia, con l'altra si toccava la collana. Di tanto in tanto si curvava un poco, vedeva i suoi piedi ondulare, grandi e giallastri, entro l'acqua. Ne traeva uno, staccava dalla gamba bagnata un acino nero, lucente, che vi si era attaccato, e lo introduceva nella bottiglia, spingendovelo giú con un giunco. L'acino s'allungava, si restringeva, prendeva la forma di un anello nero. Era la sanguisuga. Un giorno, verso la metà di giugno, ella salí fino alla capanna di Efix. Faceva un gran caldo e la valle era tutta gialla sotto il cielo d'un azzurro velato. Il servo intrecciava una stuoia all'ombra delle canne, con le dita che tremavano per la febbre di malaria. Vedendo la vecchia che gli si sedeva ai piedi con la bottiglia in grembo, sollevò appena gli occhi velati e attese, rassegnato, quasi sapesse già quello che ella voleva da lui. Efix, sei un uomo di Dio e puoi parlarmi con la coscienza in mano. Che intenzioni ha il tuo padroncino? Egli viene a casa mia, si mette a sedere, dice al ragazzo: suona la fisarmonica. Gliel'ha regalata lui. Poi dice a me: manderò zia Ester a chiedervi la mano di Grixenda. Madonna Ester non si vede, e un giorno che io sono andata là, donna Noemi mi ha preso viva e morta m'ha lasciato, tanti improperi mi ha detto. Tornata poi a casa, Grixenda m'ha anche lei mancato di rispetto perché non vuole che vada dalle tue padrone. Io non so da qual parte rivolgermi, Efix. Non siamo noi che abbiamo chiamato il ragazzo dalla strada, è venuto lui. Kallina mi dice: cacciatelo fuori, ma lei lo caccia fuori quando ci va? Efix sorrise. Là non va certo per fare l'amore. Allora la vecchia sollevò irritata il viso e il suo collo parve allungarsi piú del solito, tutto corde. E in casa mia viene forse a fare all'amore? No, egli è un ragazzo onesto, neppure tocca la mano a Grixenda. Essi si amano come buoni cristiani, in attesa di sposarsi. Dimmi, in tua coscienza, Efix, che intenzioni ha? Fammi questa carità per l'anima del tuo padrone. Efix diventò pensieroso. Sì, una sera alla festa egli mi disse: la sposerò. In mia coscienza credo però che egli non possa. Perché? Egli non è nobile. Non può, ripeto, donna, disse Efix con più forza. Per denari ne ha, questo si vede. Spende senza contare. E il tuo padrone morto diceva, mi ricordo, quando anche lui veniva a sedersi a casa mia ed era giovane e viveva mia nonna: l'amore è quello che lega l'uomo alla donna e il denaro quello che lega la donna all'uomo. Lui diceva così? A chi? A me, sei sordo? Sì, a me. Ma io avevo 15 anni ed ero senza malizia. Mia nonna cacciò via di casa don Zame e mi fece sposare Priamu Piras. E Priamu mio era un valentuomo. Aveva un pungolo con una lesina in cima e mi diceva, avvicinandomelo agli occhi: vedi, ti porto via la pupilla viva se guardi don Zame quando ti guarda. E così passò il tempo, ma i morti ritornano. Eccoli, quando don Giacintino sta seduto sullo sgabello e Grixenda sulla soglia della porta, mi par di essere io e il beato morto.
Quando ella cominciava a divagare cosí, non la finiva mai, ed Efix, che lo sapeva, la mandò via infastidito. Andate in pace, cercate anche voi un uomo con un buon pungolo per nipote vostra. E la vecchia, contenta di sapere che il ragazzo una sera alla festa aveva detto la sposerò, andò via senz'altro. Efix rimase solo, in faccia alla luna rossa che saliva tra i vapori cinerei della sera, ma si sentiva inquieto. Nel sopore in cui tutta la valle era immersa, il mormorio dell'acqua gli pareva il ronzio della febbre e che i grilli stessi col loro canto si lamentassero senza tregua. No, la vita che Giacinto conduceva non era quella di un giovane onesto e timorato di Dio. Giorno per giorno le grandi speranze fondate su lui cadevano, lasciando posto a vere inquietudini. Egli spendeva e non guadagnava, ed anche il pozzo piú profondo, pensava Efix, ad attingervi troppo, si secca. Qualche sera Giacinto scendeva al poderetto per portare in paese le frutta e gli ortaggi che le zie poi vendevano a casa di nascosto come roba rubata, poiché non è da donne nobili fare le erbivendole, e tutto questo era quanto di piú utile egli faceva. Il resto del tempo lo passava oziando di qua e di là per il paese. Ma eccolo che vien su per il sentiero, trascinandosi a fianco come un cane la bicicletta polverosa. Arriva ansante, quasi venga dall'altro capo del mondo, e dopo aver gettato da lontano un involto al servo, si butta per terra lungo disteso come morto. E di un morto aveva il viso pallido, le labbra grigie, ma un tremito gli agitava la spalla sinistra, tanto che Efix, spaventato, trasse di tasca un tubetto di vetro, fece cadere sulla palma della mano 2 pastiglie di chinino e gliele mise in bocca. Mandale giú, hai la febbre. Giacinto ingoiò le pastiglie e, senza sollevarsi, si strinse la testa fra le mani. Come sono stanco, Efix. Sì, ho la febbre. L'ho presa, sì. Come si fa a non prenderla in questo maledetto paese? Che paese! Aggiunse come parlando fra sé, stanco. Si muore. Si muore. Alzati, disse Efix curvo su lui. Non star lì. L'aria della sera fa male. Lasciami crepare, Efix. Lasciami. Che caldo, non ho mai conosciuto un caldo simile. Almeno da noi si facevano i bagni. Che dirgli per confortarlo? Perché non sei rimasto là? Efix sentiva troppa pietà di tanta miseria, prostrata davanti a lui, per parlare così. Che hai fatto oggi? Domandò sottovoce. E cosa vuoi che faccia? Non c'è niente da fare. Scender qui a portarti il pane, tornar là a portare l'erba. E loro che vivono come 3 mummie. Zia Noemi oggi però s'è inquietata un poco perché zia Ester mi diceva che non riesce a metter su i denari per l'imposta. Si capisce. Spendono per me e da me non vogliono niente. Io dissi a zia Ester: non preoccupatevi, andrò io dall'esattore. Una furia, zia Noemi. Aveva gli occhi come un gatto arrabbiato. Non la credevo così collerica. Ebbene, mi disse persino: coi tuoi denari, se ne hai, compra un'altra fisarmonica a Grixenda. Che male c'è, Efix, s'io vado da quella ragazza? Dove si va, se no? Zio Pietro mi porta alla bettola e a me non piace il vino, lo sai. Il milese vuole che io giochi, così s'è fatto la fortuna lui, ed a me non piace giocare. Vado là dalla ragazza perché è buona
e la vecchia dice cose divertenti. Che male c'è? Dimmi, dimmi. Lo guardava di sotto in su, supplichevole, con gli occhi dolci, lucidi alla luna. Efix aveva preso l'involto del pane, ma non poteva mangiare. Sentiva la gola stretta da un'angoscia profonda. Nessun male, ma la ragazza, benché buona, è povera e non è degna di te. L'amore non conosce né povertà né nobiltà. Quanti signori non han sposato ragazze povere? Che ne sai tu? Più di un lord inglese, più di un milionario d'America han sposato serve, maestre, cantanti. Perché? Perché amavano e quelli son ricchi. Sono i re del petrolio, del rame, delle conserve. Chi sono io al loro confronto? E le donne? Le principesse russe, le americane, chi sposano? Non si innamorano di poveri artisti e persino dei loro cocchieri e dei loro servi. Ma tu, che cosa puoi sapere? Efix stringeva fra le mani un pezzo di pane e gli sembrava di stringere il suo cuore, tormentato dai ricordi. E poi dicono di credere in Dio, loro. Perché non mi lasciano sposare la donna che amo? Taci, Giacinto, non parlare così di loro. Esse vogliono il tuo bene. Allora mi lascino formare la mia famiglia. Io magari porterò Grixenda in casa loro ed essa li aiuterà. Ormai esse sono vecchie. Io lavorerò. Andrò a Nuoro, comprerò formaggio, bestiame, lana, vino, persino legna. Sì, perché adesso, con la guerra, tutto ha valore. Andrò a Roma e offrirò la merce al Ministero della Guerra. Sai quanto c'è da guadagnare? Ma e i capitali? Non ci pensare, li ho. Basta mi lascino in pace, loro. Io non sono venuto per sfruttarle né per vivere alle loro spalle. Ah, ma zia Noemi è terribile. Egli gemette a un tratto, nascondendosi il viso fra le mani. Ah, Efix, sono così amareggiato. E poi mi fa tanta vergogna vederle così misere, vederle vender di nascosto le patate, le pere e i pomi ai bambini che entrano piano piano nel cortile col soldo nel pugno e domandando la roba sottovoce, quasi si tratti di cosa rubata. Mi vergogno, sì, questo deve cessare. Esse torneranno quelle che erano, se mi lasceranno fare. Se zia Noemi sapesse il bene che le voglio, non farebbe così. Giacinto, dammi la mano. Sei bravo, disse Efix, commosso. Tacquero. Poi Giacinto riprese a parlare con una voce tenue, dolce, che vibrava nel silenzio lunare come una voce infantile. Efix, tu sei buono. Ti voglio raccontare una cosa accaduta ad un mio amico. Era impiegato con me alla dogana. Un giorno un ricco capitano di porto in ritiro, un buon signore grosso ma ingenuo come un bambino, venne per fare un pagamento. Il mio amico disse: lasci i denari e torni più tardi per la ricevuta che deve essere firmata dal superiore. E il capitano lasciò i denari. Il mio amico li prese, andò fuori, li giocò e li perdette. E quando il capitano tornò, il mio amico disse che non aveva ricevuto nulla.
Quello protestò, andò dai superiori, ma non aveva la ricevuta e tutti gli risero in faccia. Eppure il mio amico fu cacciato via dal posto. Sì, saranno 4 mesi. Sì, ricordo, in carnevale. Egli andò a ballare. Si stordiva, beveva, non aveva più un soldo. Uscendo dal ballo, prese una polmonite e cadde su una panchina di un viale. Lo portarono all'ospedale. Quando uscì, debole e sfinito, non aveva casa, non aveva pane, dormiva sotto gli archi del porto, tossiva e faceva brutti sogni. Sognava sempre il capitano che lo inseguiva come nelle scene del cinematografo. Ed ecco, una sera, ecco proprio il capitano che va a cercarlo sotto gli archi del porto. L'amico credeva di sognare ancora, ma l'altro gli disse: Sa, è da un pezzetto che la cerco. So che è fuori di posto per via del versamento, ma a me preme che i suoi superiori e tutti sappiano la verità. È meglio anche per lei. Dica in sua coscienza, li ho versati o no i denari? L'amico rispose sì. Allora il capitano disse: cerchiamo di aggiustare le cose. Io non voglio rovinarla. Venga a casa mia, ecco il mio indirizzo. Venga domani e assieme andremo dai suoi superiori. Va bene. Ma l'indomani né poi l'amico andò. Aveva paura. Aveva paura. E poi il tempo era orribile ed egli non si muoveva di là. Tossiva e un facchino gli portava di tanto in tanto un po' di latte caldo. Che tempo era, che tempo, ripeté Giacinto e sollevò il viso guardandosi attorno, quasi per accertarsi che la notte era bella. Efix ascoltava, col gomito sul ginocchio e il viso sulla mano, come i bambini intenti alle fiabe. Ma un giorno mi decisi e andai. Silenzio. Il viso dei due uomini si coprì d'ombra ed entrambi abbassarono gli occhi. La spalla di Giacinto tremava convulsa, ma egli la sollevò e la scosse come per liberarsi dal tremito e riprese con voce piú dura. Sì, ero io, tu avevi capito. Andai dal capitano. Non era in casa, ma la cameriera, una ragazza pallida che parlava sottovoce, mi fece aspettare in anticamera. La stanza era quasi buia, ma ricordo che quando un uscio s'apriva, il pavimento rosso luccicava come lavato col sangue. Aspettai ore ed ore. Finalmente il capitano tornò. Era con la moglie, grossa come lui, bonaria come lui. Sembravano due bambini enormi. Ridevano rumorosamente. La signora aprì gli usci per vedermi bene. Io tossivo e sbadigliavo. Si accorsero che avevo fame e mi invitarono ad entrare nella sala da pranzo. Io ricordo, mi alzai, ma ricaddi seduto battendo la testa alla spalliera della cassapanca. Non ricordo altro. Quando rinvenni ero a letto in casa loro. La cameriera mi portava una tazza di brodo su un vassoio d'argento e mi parlava con grande rispetto. Rimasi là piú di un mese, Efix. Capisci? 40 giorni. Mi curarono, cercarono di rimettermi a posto, ma il posto era difficile trovarlo perché tutti ormai sapevano la mia storia. D'altronde anch'io volevo andarmene lontano, al di là del mare. Ciò che io ho sofferto durante quel tempo nessuno può saperlo. Il capitano, sua moglie, la serva, io li vedo sempre in sogno. Li vedo anche nella realtà, anche adesso, lì davanti a me. Essi erano buoni, ma io vorrei sprofondarmi per non vederli più. E il peggio è
che non potevo andarmene da casa loro. Stavo lí, istupidito, seduto, immobile, ad ascoltare la signora che parlava, 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 o in compagnia della serva che taceva. Sedevo a tavola con loro, li sentivo scherzare, far progetti per me come fossi un loro figliuolo, e tutto mi dava pena, mi umiliava, eppure non potevo andarmene. Finalmente, un giorno la signora, vedendomi completamente guarito, mi domandò che intenzioni avevo. Io dissi che volevo venire qui dalle mie zie di cui avevo parlato come di persone benestanti. Allora mi comprarono il biglietto per il viaggio e mi regalarono anche la bicicletta. Io capii che era tempo d'andarmene e partii. Venni qui. Che liberazione, in principio. Ma adesso, in casa delle zie, sono ancora come là e non so. Un grido che aveva qualche cosa di beffardo attraversò il silenzio del ciglione sopra i due uomini e Giacinto balzò sorpreso, credendo che qualcuno avesse ascoltato il suo racconto e lo irridesse, ma vide una piccola forma grigia, lunga, seguita da un'altra più scura e più corta, balzare come volando da una macchia all'altra intorno alla capanna e sparire senza neppur lasciargli tempo di raccattare un sasso per colpirla. Anche Efis s'era alzato. Son le volpi, disse sottovoce. Lasciali correre, fanno all'amore. Sembrano folletti alle volte. Riprese, mentre Giacinto si buttava di nuovo per terra, silenzioso. Hai veduto com'eran lunghe? Mangiano l'uva acerba, come diavoli. Ma Giacinto non parlava più ed Efis non sapeva cosa dire, se pregarlo di riprendere il racconto, se confortarlo, se commentare in bene o in male quanto aveva sentito. Ecco perché era stato triste tutto il giorno. Ecco come vanno le cose della vita. Ma che dire, in fondo era contento che il passaggio delle volpi avesse fatto tacere Giacinto. Tuttavia, qualche cosa bisognava pur dire. Dunque, quel capitano, si vede che era uomo savio, capiva che la gioventù è soggetta all'errore e poi quando si è orfani. Su, alzati, vuoi mangiare? Entrò nella capanna e tornò sbucciando una cipolla. Giacinto stava immobile, abbattuto, forse pentito della sua confessione, ed egli non osò piú parlare. L'odore della cipolla si mischiava al profumo delle erbe intorno, della vite e della salsa pariglia. Le volpi ripassarono. Efis cenò, ma il pane gli parve amaro e 2 o 3 volte tentò di dire qualche cosa, ma non poteva, non poteva. Gli sembrava un sogno. Finalmente scosse Giacinto, tentò di sollevarlo, gli disse con dolcezza: su, vieni dentro, la febbre è in giro. Ma il corpo del giovine sembrava di bronzo, steso, grave, aderente alla terra dalla quale pareva non volesse piú staccarsi. Efis rientrò nella capanna, ma tardò a chiudere gli occhi e anche nel sonno aveva l'idea tormentosa di dover commentare il racconto di Giacinto, non sapeva però come, se in bene o in male. Devo dirgli: ebbene, coraggio, ti emenderai. Dopotutto eri un ragazzo, un orfano. Ma sognò Noemi che lo guardava coi suoi occhi cattivi e gli diceva sottovoce, a denti stretti: lo vedi?
Lo vedi che razza di uomo è? Si svegliò con un peso sul cuore. Benché fosse notte ancora, si alzò, ma Giacinto se n'era già andato. Per molti giorni non si lasciò piú vedere, tanto che Efix cominciò a inquietarsi, anche perché gli ortaggi e i pomi si ammucchiavano all'ombra della capanna e nessuno veniva a prenderli. Ogni sera don Predu, che possedeva grandi poderi verso il mare, passava di ritorno al paese e, se vedeva il servo, tendeva l'indice verso la terra delle sue cugine e poi si toccava il petto per significare che aspettava l'espropriazione e il possesso del poderetto. Ma Efis, abituato a quella mimica, salutava e a sua volta accennava di no, con la mano e con la testa. Dopo la confessione di Giacinto si inquietava, però, vedendo don Predu. Gli sembrava piú beffardo del solito. Una sera aspettò accanto alla siepe e gli chiese: Don Predu, mi dica, ha veduto il mio padroncino? L'altra sera venne qui che aveva la febbre e adesso sto in pensiero per lui. Don Predu rise dall'alto del cavallo col suo riso forzato, a bocca chiusa, a guance gonfie. Ieri sera l'ho veduta giocare dal Milese e perdeva anche. Perdeva, ripeté Efis smarrito. Come lo dici? Vuoi che vinca sempre? A me disse che non giocava mai. E tu lo credi? Non dice una verità neanche se gli dai una fucilata. Ma non è cattivo. Dice le bugie così perché gli sembran verità come i bambini. Come un bambino, davvero. Un bambino che ha tutti i denti però. E come mastica. Vi mangerà anche il poderetto. Efis, ricordati, son qua io, se no bastonate. Efis lo guardava dal basso, spaurito, e il grosso uomo a cavallo gli sembrava, nel crepuscolo rosso, un uccello di malaugurio, uno dei tanti mostri notturni di cui aveva paura. Gesù salvaci, Nostra Signora del Rimedio, pensa a noi. Don Predu s'era già allontanato quando Efix lo raggiunse nello stradone, porgendogli con tutte e due le mani un cestino colmo di pomi e di ortaggi. Don Predu, mandi questo con la sua serva alle mie padrone. Io non posso abbandonare il poderetto e don Giacinto non viene. Dapprima l'uomo lo guardò sorpreso, poi un sorriso benevolo gli increspò le labbra carnose. Sollevò una gamba e disse: Guarda lì, c'è posto. Efix cacciò il cestino entro la bisaccia e mentre don Predu andava via senza dir altro, se ne tornò su alla capanna. Aveva paura che le padrone lo sgridassero. Sapeva d'aver commesso un atto grave, forse un errore, ma non si pentiva. Una mano misteriosa lo aveva spinto ed egli sapeva che tutte le azioni compiute cosí, per forza sovrannaturale, sono azioni buone. Aspettò Giacinto fino al tardi. La luna piena imbiancava la valle e la notte era cosí chiara che si distingueva l'ombra d'ogni stelo. Persino i fantasmi quella notte non osavano uscire, tanta luce c'era. E il mormorio dell'acqua era solitario, non accompagnato dallo sbatter dei panni delle panas. Anche i fantasmi avevan pace quella notte. Il servo solo non poteva dormire. Pensava alla storia di Giacinto e del capitano di porto e provava un senso di infinita dolcezza, di infinita tristezza. Tutti nel mondo pecchiamo, più o meno, adesso o prima o poi. E per questo il capitano non aveva perdonato. Perché non dovevano perdonare anche gli altri?
Ah, se tutti si perdonassero a vicenda, il mondo avrebbe pace, tutto sarebbe chiaro e tranquillo, come in quella notte di luna. S'alzò e andò a fare un giro nel poderetto. Sì, sul sentieruolo bianco si disegnava anche l'ombra dei fiori. Le foglie dei fichidindia avevano le spine nell'ombra e dove l'acqua era ferma giù al fiume si vedevano le stelle. Ma ecco, un'ombra che si muove dietro la siepe fra gli ontani. È un animale deforme, nero, con le gambe d'argento, scricchiola sulla sabbia, si ferma. Efix corse giù, gli sembrava di volare. Sei tu, sei tu! M'hai spaventato. Giacintino si tirò a fianco la bicicletta e lo seguí silenzioso. Ma, ancora una volta, arrivati davanti alla capanna, si buttò a terra gemendo. Efix, Efix, non ne posso più. Che hai fatto? Che hai fatto? Che ho fatto? Non so bene neppur io. È venuta la serva di zio Pietro portando un cestino dicendo che lo avevi consegnato tu al suo padrone. C'erano zia Ruth e zia Noemi in casa, poiché zia Ester era alla novena. Presero il cestino e ringraziarono la serva e le diedero anche la mancia, ma poi zia Noemi fu colta da uno svenimento e zia Ruth la credeva morta e gridò. Corsero a chiamare zia Ester, ella venne spaventata e per la prima volta anche lei mi guardò torva e mi disse che son venuto per farle morire. Oh Dio, Dio, oh Dio, Dio. Io bagnavo il viso di zia Noemi con l'aceto e piangevo, te lo giuro sulla memoria di mia madre, piangevo senza sapere perché. Finalmente zia Noemi rinvenne e mi allontanò con la mano. Diceva, era meglio fossi morta prima di questo giorno. Io domandavo perché, perché zia Noemi mia, perché? E lei mi allontanava con una mano, nascondendosi gli occhi con l'altra. Che pena. Perché son venuto, Efis? Perché? Il servo non sapeva rispondere. Adesso vedeva, sì, tutto l'errore commesso consegnando il cestino a don Predu e pensava al modo di rimediarvi, ma non vedeva come, non sapeva perché e ancora una volta sentiva tutto il peso delle disgrazie dei suoi padroni gravare su lui. Sta quieto, disse infine. Tornerò io domani al paese e rimedierò tutto. Allora Giacinto riprese. Tu devi dire alle zie che non son stato io a consigliarti di incaricare zio Pietro della consegna del cestino. Esse credono così. Esse credono, e zia Noemi specialmente, che io cerchi l'amicizia di zio Pietro per far dispetto a loro. Io sono amico di tutti, perché non dovrei esserlo di zio Pietro? Ma le zie sanno che egli vuole comprare il poderetto. Che colpa ne ho io? Sono io che voglio venderlo, forse? Nessuno vuol venderlo. Perché parlare di queste cose? Ma tu, anima mia, tu, tu l'altra sera dicevi questo, dicevi quest'altro, promettevi mari e monti per far felici le tue zie. E ieri sera, invece, sei andato a giocare. Giocando tante volte si guadagna. Io voglio guadagnare, appunto, per loro. No, non voglio più essere a carico loro, voglio morire. Vedi, aggiunse sottovoce, adesso, dopo la scena di oggi, mi pare di essere ancora nella casa del capitano. Dio mi aiuti, Efis. Efis ascoltava con terrore, sentiva d'esser di nuovo davanti al destino tragico della famiglia alla quale era attaccato come il musco alla pietra e non sapeva che dire
non sapeva che fare. Oh, sospirò profondamente Giacinto. Ma di qui me ne vado certo, non aspetto che mi caccino via. Sono senza carità le mie zie, specialmente zia Noemi. Non mi importa, però, essa non ha perdonato mia madre. Come può perdonare me? Ma io. Abbassò la testa e trasse di saccoccia una lettera. Vedi, Efis, so tutto. Se zia Noemi non ha perdonato mia madre dopo questa lettera, come può aver l'animo buono? Tu lo sai cosa c'è in questa lettera? L'hai portata tu a zia Noemi ed io gliel'ho presa. Stava sul lettuccio il giorno del mio arrivo. Io ne lessi qualche riga, poi la presi dall'armadio. Oggi è mia, è di mia madre, è mia. Non è degna di stare là, questa lettera. Giacinto, dammela, disse Efix stendendo le mani. Non è tua, dammela, la riporterò io alle mie padrone. Ma Giacinto stringeva la lettera fra le palme delle mani e scuoteva la testa. Efix cercò di prendergliela, supplicava, pareva domandasse un'elemosina suprema. Giacinto, dammela, la riporterò io, la rimetterò nell'armadio, parlerò io con loro, metterò pace. Tu aspettami qui, ma dammi la lettera. Giacinto lo guardò. La sua spalla tremava, ma gli occhi erano freddi, quasi crudeli. Allora Efix balzò, gli gravò le mani sulle spalle, gli sibilò all'orecchio una parola. Ladro. Giacinto ebbe l'impressione di essere assalito da un avvoltoio, aprì le mani e la lettera cadde per terra. Capitolo settimo. All'alba Efix s'avviò al villaggio. Gli usignoli cantavano e tutta la valle era color d'oro, un oro azzurrognolo per il riflesso del cielo luminoso. Qualche figura di pescatore si disegnava, immobile, come dipinta in doppio sul verde della riva e sul verde dell'acqua stagnante fra i ciottoli bianchi. Benché fosse presto, quando arrivò al villaggio, Efix vide l'usuraia filare nel suo cortile fra i porcellini grassi e i colombi in amore e la salutò accennandole che sarebbe passato più tardi. Ma ella rispose agitando il fuso. Ella poteva aspettare, non aveva fretta. Più su, ecco zia Pottoi, con una ciotola di latte per la colazione dei ragazzi. Efix cercò di passare oltre, ma la vecchia cominciò a parlare alto ed egli dovette fermarsi per ascoltarla. Ebbene, che ti ho fatto? Perché i ragazzi si voglion bene, dobbiamo odiarci noi, vecchi. Ho fretta, comare Pottoi. Lo so, c'è chiasso in casa delle tue padrone, ma la colpa non è mia. Io ci perdo in questa occasione. Il tuo padroncino vuole che Grisenda stia a casa, che non vada più scalza, che non vada più a lavare. Io devo fare la serva, ma lo faccio con piacere, poiché si tratta di render felici i ragazzi. Signore, aiutaci, sospirò Efix. Lasciatemi, comare Pottoi, pregate Cristo, pregate Nostra Signora del Rimedio. Il rimedio è in noi, sentenziò la vecchia. Cuore bisogna avere, null'altro. Cuore bisogna avere, ripeteva Efix fra sé entrando dalle sue padrone. Tutto era silenzio e sole nel cortile. Fiorivano i gelsomini sopra il pozzo e le ossa dei morti fra l'erba d'oro dell'antico cimitero. Il monte circondava col suo cappuccio verde e bianco la casa.
Una colonnina istoriata era caduta dal balcone e giaceva in mezzo ai sassolini come l'avanzo di un razzo. Tutto era silenzio. Efix entrò e vide che il cestino mandato da lui con don Predu era quasi vuoto sopra il sedile, segno che gli ortaggi eran già stati venduti. Rimanevano solo i pomini gialli di San Giovanni. Gli parve quindi di aver sognato. Sedette e domandò: «Dove son le altre? Che è accaduto?» «Ester è a messa, Noemi è su», disse donna Ruth, curva a preparare il caffè, e non disse altro finché non arrivarono le sorelle. Donna Ester col dito fuori dell'incrociatura dello scialle, Noemi pallida, silenziosa, con le palpebre violette abbassate. Efix non osava guardarle. S'alzò rispettoso davanti a loro che prendevano posto sul sedile, e solo dopo che donna Ester ebbe domandato: «Efix, sai che succede?» Egli sollevò gli occhi e vide che Noemi lo fissava come il giudice fissa l'accusato. «Lo so, la colpa è mia, ma l'ho fatto a scopo di bene». «Tu fai tutto a scopo di bene, sarebbe bella che lo facessi a scopo di male anche, ma intanto...» Ebbene, non era poi un nemico e un parente alla fine. «Gente tua, morte tua, Efix». Ebbene, non accadrà più, vuol dire. «È partito?» domandò allora donna Ester, turbandosi. «Partito? Don Predu? Dove?» «Chi parla di Predu? Io parlavo di quel disgraziato». Efix guardò il cestino. «Io volevo dire per don Predu, per quello che ho fatto ieri». Noemi sorrise, ma un sorriso che le torse la bocca e l'occhio verso l'orecchio sinistro. «Efix», disse con voce aspra, «noi parliamo di Giacinto. Tu, quando si trattava di farlo venire, dicesti: se si comporta male, penso io a mandarlo via. Hai sì o no detto questo?» «Lo dissi». «E allora tieni la promessa. Giacinto è la nostra rovina». Efix abbassò un momento la testa, arrossiva e aveva vergogna di arrossire, ma subito si fece coraggio e domandò: «Posso dire una parola? Se è mal detta è come non detta». «Parla pure». «Il ragazzo a me non sembra cattivo. È stato finora mal guidato. Ha perduto i genitori nel peggior tempo per lui ed è rimasto come un bambino solo nella strada e s'è perduto. Bisogna ricondurlo nella buona via. Adesso qui in paese non sa che fare. Ha la febbre, s'annoia, va perciò a giocare e a fare all'amore. Ma ha idee buone, è ben educato. Vi ha mancato mai di rispetto?» «Questo no», proruppe donna Ester, e anche donna Ruth fece cenno di no. Ma Noemi disse con voce amara, stringendo lentamente i pugni e stendendoli verso Efix: «Da che è venuto non ha fatto altro che mancarci di rispetto. Già è venuto senza dir nulla. Appena arrivato ha fatto relazione con tutta la gente che ci disprezza, poi si è messo a fare l'amore con la ragazza della peggior razza di galte, una che va scalza al fiume, ed è stato ozioso e vive nel vizio. Tu stesso lo dici. Se questo non è mancare di rispetto a noi, alla casa nostra, che cos'è?»
Dillo tu in coscienza. È vero, ammise Efix, ma è un ragazzo, ripeto. Bisognerebbe aiutarlo, cercargli un'occupazione. Poi vorrei dire un'altra cosa. E parla pure, disse Noemi, ma con tale disprezzo ch'egli si sentì gelare. Tuttavia osò. Io credo che gli gioverebbe aver famiglia propria. Se ama davvero quella ragazza, perché non lasciargliela sposare? Noemi balzò su appoggiando le gambe tremanti al sedile. Ti ha pagato per parlare così? Allora egli ebbe il coraggio di guardarla negli occhi e una risposta sola: io non sono avvezzo a esser pagato, gli riempì la bocca di saliva amara, ma ringhiottì parole e saliva, perché vedeva donna Ester tirar la giacca di Noemi e donna Ruth pallida guardarlo supplichevole, e capiva che esse tutte indovinavano la sua risposta e sapevano che non era un servo da esser pagato lui, o meglio, sì, un servo, ma un servo che nessun compenso al mondo poteva retribuire. Donna Noemi, lei dice cose che non pensa, donna Noemi. Suo nipote non ha denari per potermi pagare e quando anche ne avesse non gli basterebbero, disse tuttavia, vibrante di rancore, e Noemi tornò a sedersi, posando le mani sulle ginocchia quasi per nascondere il tremito. In quanto a denari, ne ha, non suoi, ma ne ha. E chi glieli dà? 6 occhi lo fissarono meravigliati. Noemi tornò a sogghignare, ma donna Ester posò una mano sulla mano di lei e parlò con dolcezza. Egli prende i denari da Kallina. Noi credevamo che tu lo sapessi, Efix. Prende i denari da Kallina a usura e Predu gli ha firmato qualche cambiale perché spera di toglierci il poderetto. Comprendi? Egli comprendeva, a testa curva, a occhi chiusi, livido, apriva e chiudeva i pugni spaventato e non gli riusciva di rispondere. E loro credevano ch'io sapessi. E come? E perché? Si domandava. Sì, disse Noemi con crudeltà. Noi credevamo che tu lo sapessi, non solo, ma che gli facessi garanzia presso la tua amica Kallina. La mia amica! Egli gridò allora, aprendo gli occhi spauriti, e vide rosso. Gridò ancora qualche parola, ma senza sapere quel che diceva, e corse via, agitando la berretta come andasse a spegnere un incendio. Si trovò nel cortiletto dell'usuraia. Tutto era pace là dentro, come nell'arca di Noè. Le colombe bianche tubavano, con le zampe di corallo posate sull'architrave della porticina, sotto un tralcio di vite che gettava una ghirlanda d'oro sulla sua ombra nera. E in questa cornice l'usuraia filava, coi piccoli piedi nudi entro le scarpette ricamate, il fazzoletto ripiegato sulla testa. Lo spasimo di Efix turbò la pace del luogo. Dimmi subito come va l'affare di don Giacinto. L'usuraia sollevò le sopracciglia nude e lo guardò, placida. Ti manda lui? Mi manda il boia che ti impicchi, parla e subito anche. Con un gesto minaccioso le fermò il fuso ed ella ebbe paura, ma non lo dimostrò.
Ti mandano le tue dame allora. Ebbene, dirai loro che non si prendano pensiero. C'è tempo a pagare, non ho fretta. In tutto ho dato 400 scudi al ragazzo. Egli cominciò a chiedermi i quattrini quando eravamo alla festa, voleva far bella figura. Diceva che aspettava denari dal continente. Mi rilasciò una cambiale firmata da don Predu. Come potevo dire di no? Dopo ritornò qui. Mi disse che i denari del continente li aveva giocati col Milese e li aveva perduti. Io gli dissi che portavo la cambiale da don Predu. Allora si spaventò e me ne portò un'altra firmata da donna Ester. Allora gli diedi altri denari. Come potevo dire di no? Tu non sapevi nulla? Ella concluse riprendendo a filare. Efix era annientato. Ricordava che donna Ester aveva di nascosto scritto a Giacinto di venire. Di nascosto poteva anche aver firmato la cambiale. Come avrebbero pagato? Gli pareva di non potersi più muovere, d'aver le gambe gonfie, pesanti di tutto il sangue che gli calava giù, lasciandogli vuoto il cuore e la testa e le mani inerti. Come avrebbero pagato? E l'usuraia filava, e le colombe tubavano, e le galline beccavano le mosche sulla pancia rosea dei porcellini stesi al sole. Tutto il mondo era tranquillo. Lui solo spasimava. Ah, dunque non lo sapevi. Io credevo che parte del denaro l'avessero tenuto loro, le dame, per pagarti. Anzi, volevo proporre a don Giacinto di scontare i 10 scudi che tu mi devi. Ma in fede mia, poi ho pensato che non andava bene. Se però, rinnovando la cambiale, vogliamo fare tutto un conto. Efix fece uno sforzo per muoversi, si strappò di nuovo la berretta dal capo e cominciò a sbattergliela sul viso, pazzo di disperazione. Ah, maledetta tu sì, ah, che il boia ti impicchi, ah, che hai fatto? Nel cortiletto fu tutto un subbuglio, le colombe volarono sul tetto, i gatti s'arrampicarono sui muri, solo la donna taceva per non far accorrere gente, ma si curvò per sfuggire ai colpi e si difese col fuso, balzando, indietreggiando, e quando fu dentro la cucina si volse verso l'angolo dietro la porta, afferrò con tutte e due le mani un palo di ferro e si drizzò, ferma contro la parete, terribile come una nemesi con la clava. E fu lei allora a fare indietreggiare l'uomo, dicendogli sottovoce, minacciosa: vattene, assassino, vattene. Egli indietreggiava: vattene, che vuoi da me tu? Vengo io a cercarvi forse? Venite voi tutti da me quando la fame o i vizi vi spingono. È venuto don Zame, son venute le sue figlie, è venuto suo nipote. Sei venuto anche tu, assassino. E quando avete bisogno siete buoni e poi diventate feroci come il lupo affamato. Vattene. Efix era sulla porta, ella lo incalzava. Anzi, ti devo dire che non voglio più pazientare, giacché mi trattate così. O alla scadenza in settembre mi pagate, o protesto la cambiale, e se la firma è falsa, metto il ragazzo in prigione. Va! Egli se ne andò, ma non tornò a casa. Andava, andava per il paesetto deserto sotto il sole, inciampava nelle pietre vulcaniche sparse qua e là e gli pareva che il terremoto ricordato dalla tradizione fosse avvenuto quella mattina stessa. Egli s'aggirava tra le rovine,
e gli sembrava di aver l'obbligo di scavare, di ritrarre i cadaveri dalle macerie, i tesori di sottoterra, ma di non potere, cosí solo com'era, cosí debole, cosí incerto sul punto da incominciare. Passando davanti alla basilica vide che era aperta ed entrò. Non c'era messa, ma la guardiana puliva la chiesa e s'udiva il frusciar della scopa nel silenzio della penombra, come se le antiche castellane vi passassero coi loro vestiti di broccato dallo strascico stridente. Efix s'inginocchiò al solito posto, sotto il pulpito, appoggiò la testa alla colonna e pregò. Il sangue tornava a circolargli nelle vene, ma caldo e pesante come lava. La febbre lo pungeva tutto. I raggi obliqui di polviscolo argenteo che cadevano dal tetto in rovina gli parevano buchi bianchi sul pavimento nero e le figure pallide dei quadri guardavano tutte giú, si curvavano, stavano per staccarsi e cadere. La Maddalena si spinge in avanti, affacciata alla sua cornice nera sul limite dell'ignoto. L'amore, la tristezza, il rimorso e la speranza le ridono e le piangono negli occhi profondi e sulla bocca amara. Efix la guarda e gli sembra di ricordare una vita anteriore, remotissima, e gli sembra che ella gli accenni di accostarsi, di aiutarla a scendere, di seguirla. Chiuse gli occhi, la testa gli tremava, gli pareva di camminare con lei sulla sabbia, lungo il fiume, sotto la luna. Andavano, silenziosi, cauti. Arrivavano allo stradone accanto al ponte. Laggiú la sua visione si confondeva. C'era un carro su cui Lia sedeva, nascosta in mezzo a sacchi di scorza. Il carro spariva nella notte, ma sul ponte, sotto la luna, rimaneva don Zame, morto, steso sulla polvere, con una macchia gonfia, violetta come un acino d'uva, sulla nuca. Efix s'inginocchiava presso il cadavere e lo scuoteva. Don Zame, padrone mio, su, su, le sue figliuole l'aspettano. Don Zame restava immobile e singhiozzò cosí forte che la guardiana s'accostò a lui con la scopa. Efix, che hai? Stai male? Egli spalancò gli occhi spauriti e gli parve di vedere ancora Kallina col palo che gli gridava assassino. Ho la febbre, mi par di morire, vorrei confessarmi. E vieni proprio qui, se non ti confessi col Cristo, mormorò la guardiana sorridendo ironica, ma Efix appoggiò di nuovo la fronte alla colonna del pulpito e con gli occhi sollevati verso l'altare cominciò a balbettare confuse parole. Grosse lagrime gli cadevano lungo il viso, deviavano verso il mento tremulo, cadevano goccia a goccia fino a terra. Giacinto lo aspettava sdraiato davanti alla capanna. Appena lo vide venir su, con in mano il cestino che, sebbene vuoto, pareva lo tirasse giú verso la terra, capí che si sapeva tutto. Meglio, cosí poteva liberarsi d'una parte del peso che lo schiacciava, la piú vergognosa, il silenzio. Raccontami, disse, mentre Efix sedeva al solito posto senza abbandonare il cestino. Racconta, ripeté piú forte, poiché l'altro taceva. Adesso? Efix sospirò. E adesso? Le mie padrone si sono un po' calmate perché ho promesso di cacciarti via. Intendi?
Esse credono che le cambiali sono davvero firmate da don Predu ed io non ho avuto il coraggio di dir loro la verità, perché le firme sono false, vero? Ah sì, è vero. Ah, Giacinto, anima mia, che hai fatto? E adesso andrai a Nuoro, lavorerai, pagherai. È tanto, è una somma grossa, Efis. Come fare? Ma Efis gli parlava sottovoce, curvo su lui, delirante. Va, figlio di Dio, va. Io avrei voluto che tu non andassi, ma se io stesso ti dico d'andartene è perché non c'è altra salvezza. Ricordati le cose belle che dicevi l'altra sera. Dicevi: voglio che le zie stian bene, voglio che la casa risorga. Queste cose le pensavo anch'io quando tu dovevi venire. E invece, se tu non paghi, l'usuraia metterà all'asta il poderetto o ti caccerà in carcere per le firme false e loro dovranno domandare l'elemosina. Questo hai fatto tu, questo. So che non l'hai fatto per male. Tu che promettevi l'altra sera tante cose belle. Tu, figlio di Dio. La spalla di Giacinto ricominciò a tremare, sollevò il viso sotto il viso reclinato di Efis e si guardarono, disperati. Non l'ho fatto per male, volevo guadagnare, ma come si fa in questo paese? Tu lo sai, tu che sei rimasto così, così miserabile. Le zie non rimetteranno un soldo, riprese dopo un momento di silenzio, ansioso. C'è, sì, anche la firma di zia Ester. L'ho dovuta far io perché l'usuraia non mi dava credito, ma io pagherò, vedrai. E se no, andrò in carcere. Non importa. In carcere. No, questo non lo permetterò. No. Tu, dunque, Efis, hai denari? Se ne avessi non sarei qui spezzato, avrei già ritirato le cambiali. Che fare, Efis, allora? Che fare? Ebbene, senti, tu andrai ancora dall'usuraia e ti farai dare 100 lire per recarti a Nuoro. Là cercherai il posto. L'importante è di cambiar strada adesso, di sollevarti una buona volta. Intendi? Ma Giacinto, che fino all'ultimo momento aveva sperato nell'aiuto del servo, non rispose, non parlò più. Ripiegato su se stesso come una bestia malata, sentiva le cavallette volare crepitando fra le foglie secche e seguiva con uno sguardo stupido lo sbattersi delle loro ali iridate. Due gli caddero sulla mano, intrecciate, verdi e dure come di metallo. Egli trasalí, pensò a Grixenda, pensò che doveva partire e non rivederla piú, cosí povero da rinunziare anche a una creatura cosí povera, e affondò il viso tra l'erba, singhiozzando senza piangere, con le spalle agitate da un tremito convulso. Capitolo ottavo. Era un giovedì sera e l'usuraia non filava per timore della Giobiana, la donna del giovedì che si mostra appunto alle filatrici notturne e può loro cagionare del male. Pregava invece
seduta sullo scalino della porta sotto la ghirlanda della vite argentea e nera alla luna, e ogni volta che guardava intorno le sembrava ancora di vedere qua e là sulla muraglia dei fichi d'India gli occhi di Efix, verdi e scintillanti d'ira. Eran le lucciole. Ma anche lei credeva alle cose fantastiche, alla vita soprannaturale degli esseri notturni, e ricordava che da ragazzetta, quando era povera e andava a chieder l'elemosina ed a raccogliere sterpi sotto le rovine del castello, e la fame e la febbre di malaria la perseguitavano come cani arrabbiati, una volta, mentre scendeva fra i ciottoli, acuti come coltelli, in faccia al sole cremis, fermo sopra i monti violetti di Dorgali, un signore l'aveva raggiunta, silenzioso, toccandola per la spalla. Era vestito di colore del sole e dei monti, e il viso si rassomigliava a quello di un figlio di don Zame Pintor, morto giovane. Ella lo aveva subito riconosciuto. Era il barone, uno dei tanti antichi baroni, i cui spiriti vivevano ancora tra le rovine del castello, nei sotterranei scavati entro la collina e che finivano nel mare. Ragazza, le disse con voce straniera, corri dalla maestra di parto e pregala di venir su stanotte al castello, perché mia moglie, la barona, ha i dolori. Corri, salva un'anima. Tieni il segreto. Prendi questo. Ma Kallina tremava, sostenendosi al suo fascio di legna che contro il sole cremis le pareva una nuvola nera. Non poté quindi stendere la manina e le monete d'oro che il barone porgeva caddero per terra. Egli sparve. Ella buttò il fascio, raccolse i denari, paurosa come l'uccellino che becca le briciole, e scappò via, agile, saltellante. Ma la maestra di parto, sebbene vedesse le monete calde, umide, entro i pugni ardenti di lei, le sputacchiò sul viso per toglierle lo spavento e le disse, ridendo: vai, che hai la febbre e il delirio. Le monete le avrai trovate e se ne trovano ancora sotto il castello. Dammele, che te le farò fruttare. Kallina gliele diede, solo ne tenne una col buco e se la mise al collo infilata ad un correggiuolo rosso. Andate, disse alla donna, salvate un'anima. Voi fingete di non crederci perché io tenga il segreto, ma lo terrò lo stesso. E cadde a terra come morta. La levatrice si ostinò finché visse a dire che era stata un'illusione della febbre, ma si sa, ella diceva questo perché Kallina tenesse il segreto. Le monete intanto fruttavano tutti gli anni, sempre più, come i melograni che ella vedeva laggiù, verdi e rossi, intorno al cortile di don Predu Pintor. Una sera poi aveva provato, vecchia com'era, la stessa impressione di gioia e di terrore di quella volta. Un giovane signore le era apparso tale e quale il barone. Era Giacinto. E ogni volta che lo vedeva si rinnovava in lei quel senso di vertigine, il ricordo confuso d'una vita anteriore, antica e sotterranea, come quella dei baroni nel castello. Eccolo che viene, alto, nero, col viso bianco alla luna. Entra, siede accanto a lei sulla soglia. Zia Kallina, disse una voce straniera, perché avete raccontato i miei affari al servo? È lui che ha voluto. Mi ha aggredita e voleva uccidermi. Uccidervi? Per così poco? Oh, quell'uomo e le mie zie fanno tanto strepito per delle miserie, mentre c'è gente laggiù che fa debiti per milioni e nessuno lo sa. Ma alla vecchia
non importava nulla della gente di laggiú. Ho dovuto prendere il palo per difendermi, intende vossignoria? Il servo è feroce, non si fidi. Giacinto stette un momento immobile, guardandosi le mani su cui cadeva l'ombra tremula d'un riccio di vite. Poi trasalí. Non mi fiderò. Anzi, voglio partire. Non posso più vivere qui. Anzi, guadagnerò. Fra 40 giorni vi restituirò tutto, fino all'ultimo centesimo. Adesso, però, mi dovete dare i soldi per il viaggio. Vi rilascerò un'altra cambiale. Firmata da chi? Da me, egli disse risoluto. Da me, fidatevi, salvate un'anima. Su, presto, e tenete il segreto. Le toccò la spalla, come il barone, ed ella s'alzò e andò a prendere i denari dalla cassa. 2 biglietti da 50 lire, che palpò a lungo, guardandoli attraverso la luna e pensando che per il viaggio di Giacinto bastava uno. Cosí l'altro lo ripose. La luna, alta sul finestrino sopra la cassa, mandava un nastro d'argento fino al suo petto legnoso e dalla scollatura della camicia si vedeva la moneta d'oro infilata nel correggiuolo diventato nero. Giacinto non rimase contento. Cos'era quel foglietto sottile in paragone dei tesori dei grandi signori del continente? Ma come l'usuraia diceva di non voler la cambiale, egli capí che ella gli faceva una elemosina e provò un'angoscia insostenibile. Gli parve d'essere ancora nell'anticamera del capitano di porto, immobile ad aspettare. Allora non piú tardi di domani ve li restituirò, promise alzandosi, e andò dal milese per dirgli che l'indomani partiva. Anche là, attraverso la porta, si vedeva il cortile bianco e nero di luna e dell'ombra del pergolato. La suocera seduta sulla sua scranna da regina primitiva non filava per rispetto alla giobiana, chiacchierando con la figlia febbricitante e con le serve pallide sedute per terra appoggiate al muro. Mio genero è uscito un momento fa, deve essere andato da don Predu, disse a Giacinto. E le zie di vossignoria stan bene? E saluti tanto e le ringrazi per il regalo che han mandato a mio fratello il rettore. Le susine nere, disse una serva golosa. Natolia, Corfù e Mazzaconca se le ha mangiate tutte di nascosto. Se me ne dà ancora, don Giací, vengo giú al podere con lei, disse Natolia, provocante. Vieni pure, egli rispose, ma la sua voce era triste. E sebbene la vecchia padrona ammonisse, ognuno deve andare coi pari suoi, Natolia. Quando fu nella strada, egli sentí che le donne ridevano parlando di lui e di Grixenda. Sì, bisognava partire, andare in cerca di fortuna. Per non ripassare davanti alla casa della fidanzata, scese un viottolo, poi un altro, fino ad uno spiazzo su cui guardavano le rovine d'una chiesa pisana. L'euforbia odorava intorno. La luna azzurrognola splendeva sul rudero della torre come una fiamma su un candelabro nero e pareva che in quell'angolo di mondo morto non dovesse piú spuntare il giorno. Ma subito dietro lo spiazzo biancheggiava, fra i melograni e i palmizi, simile a un'abitazione moresca con porte ad arco, logge in muratura, finestre a mezzaluna, la casa di don Predu. Attraversando il grande cortile, ove luccicavano alla luna larghi graticolati di canna su cui di giorno s'essiccavano i legumi adesso coperti da stuoie di giunco, Giacinto vide la grossa figura di suo zio
e quella smilza del Milese, immobili sullo sfondo dorato d'una porta preceduta da un portico. Bevevano seduti nella queta stanza terrena, con le gambe accavallate e il gomito sullo spigolo del tavolo, e tutti e due, l'uomo grasso e l'uomo magro, sembravano contenti della vita. Bevi, bevi, dissero assieme porgendo a Giacinto il loro vino, ma egli respinse assieme i 2 bicchieri. Stai male che non bevi? Sto male, sì, però non disse che male, tanto quei 2 non l'avrebbero capito. Tua zia Noemi t'ha bastonato? Grixenda non ti ha baciato abbastanza, Corfu e Mazzaconca, disse il Milese ripetendo l'imprecazione della serva golosa. Oh, sbuffò Giacinto appoggiando i gomiti al tavolino per stringersi la testa fra le mani, e come la sua spalla tremava, don Predu gliela guardò, sbiancandosi lievemente in viso, e quella spalla convulsa parve dargli tale noia che si alzò e vi posò la mano dicendo: usciamo, andiamo a prendere il fresco. Andarono a prendere il fresco. I loro passi risuonavano nel silenzio come quelli della ronda notturna. Gira e rigira, anche Giacinto fu preso dall'allegria un po' amara dei suoi compagni. Andiamo a teatro, zio Pietro. A quest'ora nelle città del continente comincia la vita e il divertimento. Davanti ai teatri passano tante carrozze come un fiume nero. Si vedono persino delle signore in giro, ancora coi cagnolini. Il Milese rise tanto che gli venne il singhiozzo. Don Predu era più riserbato, ma il suo sorriso, a guardarlo bene, tagliava come un coltello. E tornatene là allora, e portati dietro Grixenda come un cagnolino. Oh, come siete stupidi in questo paese. Non come nel tuo, però. Egli tacque, ma dopo riprese. Perché mi chiamate stupido? Perché ho buon cuore? Perché vorrei passar bene la gioventù? E voi che fate? È vita la vostra. Che vita è la tua? Non vuoi bene neanche a tua moglie malata. E voi, zio Pietro, che vita è la vostra? Accumulare i denari come le fave sulla stuoia per darle poi ai porci. Non volete bene a nessuno, neanche a voi stesso. I 2 amici s'urtavano sorridendo. Sei malato davvero stanotte. Male di borsa. La mia borsa è più colma della vostra. Andiamo nella bettola e vedrete, egli disse, arrossendo nell'ombra. Tu non hai voluto bere con noi? Neppure se ti vedo morire, accetto il tuo vino. Tuttavia finirono nella bettola quasi deserta. Solo 2 uomini giocavano, silenziosi, e un terzo guardava, ora le carte dell'uno, ora le carte dell'altro. Ma a un cenno di don Predu si avvicinò ai nuovi venuti e tutti e 4 sedettero intorno a un altro tavolo. Il bettoliere, un piccolo paesano che pareva un ebreo della Bibbia, col giustacuore slacciato sulle brache orientali, portò il vino in un boccale levantino e depose una lucerna di ferro nero in mezzo alla tavola. E il Milese, con la testa reclinata a destra, mescolò, pensieroso, le carte, guardando ora l'uno, ora l'altro dei suoi compagni. Quanto la posta? 50 lire, rispose Giacinto. Trasse il biglietto dell'usuraia. Perdette. Sulla lucerna nera, la fiammella azzurrognola, immobile, pareva la luna sul rudero della torre.
Capitolo 9. Una sera in luglio Noemi stava seduta al solito posto nel cortile cucendo. La giornata era stata caldissima e il cielo, d'un azzurro grigiastro, pareva soffuso ancora della cenere d'un incendio di cui all'occidente si smorzavano le ultime fiamme. I fichi d'India già fioriti mettevano una nota d'oro sul grigio degli orti e laggiú, dietro la torre della chiesa in rovina, i melograni di don Predu parevano chiazzati di sangue. Noemi sentiva entro di sé tutto questo grigio e questo rosso. Il suo male primaverile di tutti gli anni non cessava col sopraggiungere dell'estate, anzi, ogni giorno di più un bisogno violento di solitudine la spingeva a nascondersi per abbandonarsi meglio al suo struggimento, come un malato che non spera più di guarire. Quel giorno era sola. Donna Ester e donna Ruth avevano accettato l'invito del rettore di far parte del comitato d'una festa. Giacinto era ad Oliena ad acquistar vino per conto del Milese. Sì, ridotto a questo, a fare il servo ad uno che era stato mercante girovago. Noemi lo disprezzava, non gli rivolgeva la parola, ma quando era sola lo rivedeva curvo su lei a bagnarle il viso con l'aceto e con le sue lagrime, e la voce tremante di lui, le sue parole: zia Noemi mia, mia, perché questo? E gli occhi di lui, tristi e ardenti come quel cielo d'estate, non le uscivano di mente. Le sembrava di sentire sulle labbra il sapore delle lagrime di lui, ed era il sapore di tutta la tristezza, di tutta la debolezza umana. Allora la solita immagine di lui, annoiato, spostato, avvilito, di lui contro cui non si poteva combattere perché dava l'impressione d'un masso precipitato dal monte a rovinar la casa, spariva per lasciar posto all'immagine di lui buono, pentito, appassionato. Questa immagine, sì, Noemi la amava e a volte la sentiva cosí viva e reale accanto a lei che arrossiva e piangeva come assalita da un amante penetrato di nascosto nel cortile. La sua anima allora vibrava tutta di passione, un turbine di desiderio la investiva portando via tutti i suoi pensieri tristi, come il vento che passa e spoglia l'albero di tutte le sue foglie morte. Le sembrava d'esser svenuta come quel giorno e che le sue lagrime fossero quelle di Giacinto, e le sorbiva come il succo d'un frutto acre con le labbra avide, tremanti di tutti i baci che non avevano dato né ricevuto. La giovinezza, l'ardore, il dolore di Giacinto si trasfondevano in lei, dimenticava i suoi anni, il suo aspetto, la sua essenza. Le sembrava d'essere distesa sotto un'acqua limpida nel folto di un bosco e di vedere una figura curvarsi a bere sopra la sua bocca. Era Giacinto, ma era anche lei, Noemi, viva, assetata d'amore. Era uno spirito misterioso che sorbiva tutta l'acqua della sorgente, tutta la vita dalla bocca di lei. Tanta sete insaziabile aveva e si stendeva poi nel cavo della fontana, nel folto del bosco, e formava un essere solo con lei. Un colpo al portone la richiamò. Andò ad aprire, credendo fossero le sorelle o Giacinto stesso, della cui presenza non aveva timore, perché bastava a far cessare l'incanto. Ma vide zia Pottoi e richiuse istintivamente il portone per respingerla. La vecchia spingeva a sua volta. Mi vuole schiacciare come un ragno, donna Noè, non vengo a farle del male. Noemi si ritirava, fredda e sdegnosa, guardando la tela che aveva in mano. Che cosa volete? Voglio parlare con la vossignoria, ma con calma, come da cristiano a cristiano.
disse la vecchia, che s'accomodava i coralli sul collo bruciato e tremava, scarna e triste come uno scheletro. Donna Noemi, mi guardi, non abbassi gli occhi. Son venuta per chiederle aiuto. A me? Sì, a lei, a Vossignoria. Son 3 mesi che le loro signorie non mi lasciano più metter piede qui. Hanno ragione, ma stanotte ho sognato Donna Maria Cristina. L'ho veduta accanto al mio letto, come venne quella volta che avevo preso l'estrema unzione. Era bella, Donna Maria Cristina. Aveva il fazzoletto bianco come il fiore del giglio. Va da Noemi, mi disse. Noemi ha il mio cuore perché il cuore dei morti rimane ai vivi. Va, Pottoi, mi disse. Vedrai che Noemi ti aiuterà. Queste proprie parole, mi disse. Ferma, accanto al portone, Noemi tentava di cucire ancora, con la testa curva sulla tela che rifletteva il color rosso del cielo sopra il monte. Ebbene, che volete? Le dirò. Lei sa tutto. I ragazzi si voglion bene. Io dicevo, se si voglion bene, perché impedirlo loro? E noi, da giovani, non abbiamo amato. Ma il tempo passa, vossignoria, e il ragazzo diventa strano. Grixenda mia è ridotta a un filo. Egli non vuole che essa esca di casa, che vada a lavorare, e se la trova sulla soglia la fa rientrare. E se Grixenda si lamenta, egli dice: per te io faccio morir le zie di dolore, zia Noemi specialmente. Non dice altro perché è ben educato e buono, ma queste parole sono come il veleno che corrode senza far gridare. Diede un gran sospiro e prese un lembo del grembiale di Noemi, arrotolandone la cocca fra le dita nere. Donna Noemi, vossignoria mia, lei ha il cuore di sua madre, a lei posso dirlo. Quando mio padre mi avvertì: se guardi ancora don Zame ti crepo la pupilla col pungolo, io ho chiuso gli occhi e don Zame da quel momento è stato morto per me. Ma Grixenda non è così. Grixenda non può chiudere gli occhi. Suo malgrado, Noemi si sentiva turbata. La vecchia, che arrotolava come una bimba la cocca del suo grembiale, le dava tanta pena. La colpa è vostra, disse grave. Sapevate, vecchia come siete, come vanno a finire queste cose. Sappiamo, e non sappiamo mai niente, vossignoria mia. Il cuore non è mai vecchio. È vero questo, ammise Noemi, ma con una voce che pareva le uscisse, suo malgrado, di bocca. Ma subito corrugò le sopracciglia e sollevò gli occhi, freddi, beffardi, fissando quelli della vecchia. Ebbene, che volete da me? Che lei parli a don Giacinto. Sì, che gli dica: lascia in pace Grixenda o sposala. Io devo dirgli questo. E perché proprio io? Domandò Noemi. E poiché l'altra a sua volta la fissava senza rispondere, ebbe una penosa impressione. Le parve che la vecchia sapesse. Abbassò gli occhi e riprese, aspra e fredda. Io non gli dirò nulla, mettetevelo bene in mente. Lo sapevate chi era lui e siete stata una cattiva nonna a permettere che Grixenda badasse a uno non adatto per lei. Perché non adatto per lei? Un uomo libero è sempre adatto per una donna libera. Basta ci sia l'amore. E vossignoria mia, sì, farà questa carità di parlargli. Non è il pane che le chiedo, è più del pane, è la salvezza di una donna. E il ragazzo le darà ascolto perché
è buono e dice: non mi dispiace altro solo che zia Noemi soffra per me. Ebbene, glielo confido. Egli parla sempre di Vossignoria e le vuol bene. Grixenda è persino gelosa di Vossignoria. Allora Noemi si mise a ridere, ma sentí le ginocchia tremarle e sentí nel cuore la bellezza luminosa del tramonto. Era un mare di luce sparso di isole d'oro, con un miraggio in fondo. Ella non aveva mai provato un attimo di ebbrezza simile. Un attimo, e il mondo aveva mutato aspetto. La vecchia la guardava e nei suoi occhi vitrei la malizia brillava come la collana giovanile sul suo collo di scheletro. Cosa mi dice dunque, donna Noemi? Me ne vado un po' tranquilla. Sì, vero, mi aiuterà. Andate pure, disse Noemi con voce mutata, ma la vecchia non se ne andava, profondendosi in ringraziamenti umili. La nostra casa, misera, è sempre stata accanto alla loro, come la serva accanto alla padrona. Non poteva durare la nostra inimicizia. Zuannantoni mio piange ogni volta che torno dall'orto. Piange e dice: perché le dame mi hanno cacciato via? E prende la fisarmonica e viene a suonare qui, dietro il muro. Dice che fa la serenata a donna Noemi. L'ha sentito, Vossignoria, e adesso tutto andrà bene. Speriamo, tutto andrà bene, disse Noemi, ma non sapeva neanche lei che cosa dovesse andar bene. Sentiva un improvviso amore per tutti. Dite a Zuannantoni che venga stasera, gli darò le pere rosse. La vecchia le afferrò la mano, gliela baciò, andò via piangendo. Ella tornò al suo posto. Il cielo scolorito ad oriente, sopra il monte, ardeva ancora come se tutto lo splendore del giorno si fosse raccolto lassú. Ella s'ostinava a cucire, ma non vedeva né la tela né l'ago, solo quel grande chiarore, quel miraggio senza confini, profondo, infinito. Le sembrava di sentire la serenata del fanciullo e versi d'amore passavano nell'aria ardente del crepuscolo. Di nuovo si rivedeva sul rozzo belvedere del prete, laggiú, alla chiesa del Rimedio. Nel cortile ardeva il falò e la festa ferveva. Ma a un tratto anche lei scendeva per unirsi alla catena delle donne danzanti, anche lei prendeva parte alla festa, era la piú folle di tutte, era come Grixenda e come Natolia e sentiva entro il suo cuore l'ardore, la dolcezza, la passione di tutte quelle donne unite assieme. Giacinto le stringeva la mano e la festa intorno, nel cortile, nel mondo, era per loro. Ma a poco si svegliò. Le parve che il fuoco si spegnesse e il sangue cessasse di batter violento nelle sue vene. Ebbe vergogna dei suoi sogni. Ricordò la promessa alla vecchia. Tutto andrà bene. Allora cercò le parole da dire al nipote per convincerlo a mettersi nella buona via e da sposare Grixenda. Ch'essi sian felici. Ella li amava tutti e due adesso. La donna perché col suo amore formava una parte stessa dell'uomo. Che sian felici nella loro povertà e nel loro amore, nel loro viaggio verso una terra promessa. Ella li amava perché si sentiva in mezzo a loro, parte di loro, unita all'uomo per il suo amore, unita alla donna per il suo dolore. Li benediceva come una vecchia madre, ma si sentiva trasportata in mezzo a loro, attraverso la vita misteriosa, come Gesù fra i suoi genitori nella fuga in Egitto. E come i bambini ed i vecchi si mise a piangere senza sapere il perché.
di dolore che era gioia, di gioia che era dolore. Ma qualcuno picchiò di nuovo ed ella s'asciugò gli occhi con la tela e andò ad aprire. Un uomo entrò chiudendo il portone. Era l'usciere, un borghese magro col viso nero, di barba non rasa da 8 giorni. Aveva in mano una carta lunga, piegata in due. Sollevò il cappello duro, verdognolo, sul cranio calvo. Guardò Noemi, esitando a parlare. Donna Ester non c'è? No. Avrei da consegnarle questo, ma posso farlo a lei, aggiunse rapido, scrivendo qualche riga col lapis in fondo alla carta e compitando le parole che scriveva. Consegnato, consegnato, in mano della sorella nobile, donna Noemi Pintor. Ella guardava rigida, tremando entro di sé. 100 domande le salivano alle labbra, ma non voleva mostrarsi curiosa e debole davanti a quell'uomo che tutti in paese temevano e disprezzavano. A sua volta l'usciere esitò ancora prima di consegnarle la carta. Finalmente si decise e andò via rapido. Ella si mise a leggere, con la tela sul braccio, gli occhi ancora umidi di lagrime d'amore. In nome di Sua Maestà il Re. La carta aveva qualcosa di misterioso e di terribile, pareva mandata da una potenza malefica. Piano piano, a misura che leggeva e che capiva, Noemi credeva di sognare. Tornò a sedersi, rilesse meglio. Caterina Carta, di professione casalinga, domandava alla nobile Ester Pintor, entro 5 giorni dalla notificazione dell'atto di protesto, la restituzione di 2600 lire, comprese le spese della cambiale, firmata da detta nobile Ester Pintor. Sulle prime anche Noemi credette, come Efis, a un atto inconsulto di Ester. Un fugace rossore le colorí la fronte, come una fiamma che brilla un attimo e si spegne nella lontananza della notte oscura, le salí dalla profondità della coscienza la certezza che anche lei avrebbe, pochi momenti prima, fatto qualunque follia per Giacinto. Poi silenzio, buio. Lei, sì, pochi momenti prima. Ma Ester non poteva aver provato la sua follia. Ester non poteva aver rovinato la famiglia per amore di quell'avventuriero. La verità le balenò allora sfolgorante, la fece balzare, correre di qua e di là, inciampando, barcollando, come colpita da un male fisico. Le sorelle la trovarono così. Donna Ester prese la carta con la mano fuor dello scialle. Donna Ruth, poiché era già buio, accese la lucerna. Sedettero tutte e tre sulla panca e Noemi, ritornata calma e crudele, rilesse a voce alta la carta. I visi delle sorelle protesi sul foglio lucevano di sudore, d'angoscia, ma Noemi sollevò gli occhi e disse: se tu, Ester, non hai firmato niente, non dobbiamo pagar niente. È chiaro, perché desolarsi? Egli andrà in carcere. Peggio per lui. E tu, Noemi, tu parli così. Si può mandare un cristiano in prigione? Che cosa vuoi fare dunque? Pagare. E poi andare a chiedere l'elemosina?
Anche Gesù ha chiesto l'elemosina. Ma Gesù castiga anche, castiga i peccatori, i fraudolenti, i falsari. Nell'altro mondo, Noemi. Donna Ruth taceva mentre le sorelle discutevano, ma sudava appoggiata alla spalliera del sedile, con le mani abbandonate come morte lungo i fianchi. Per la prima volta in vita sua provava un sentimento strano, il bisogno di muoversi, di fare qualche cosa per aiutare la famiglia. Ah, disse donna Ester alzandosi e incrociandosi lo scialle sul petto. Del resto bisogna essere pazienti e prudenti. Andrò da Kallina e la pregherò di pazientare. Tu, sorella mia, tu in casa dell'usuraia, tu, donna Ester Pintor. Noemi la tirava per il lembo dello scialle, ma donna Ester, nonostante predicasse pazienza e prudenza, ebbe uno scatto. Donna Ester, un corno, il bisogno, tu lo sai, sorella mia, rende pari tutti. E andò. Allora Noemi fu riassalita da un impeto di umiliazione e di sdegno. La figura di Efis le balzò davanti come quella della vittima rassegnata al sacrificio ed ella corse nel cortile e uscì sul portone, aspettando che passasse qualcuno per pregarlo d'andare a chiamare il servo. Lui è la causa di tutto. Lui aveva promesso di sorvegliare Giacinto, di proteggerci contro di lui. Nessuno passava. Tutto era silenzio. Anche dentro casa, donna Ruth pareva morta. Noemi non dimenticò mai quel momento d'attesa nell'ultimo crepuscolo, che le pareva il crepuscolo stesso della sua vita. Ferma, sulle pietre rotte della soglia, si protendeva in avanti e le sembrava di aspettare un essere misterioso, salvatore e vendicatore assieme. Un passo risuonò, un po' lento, un po' pesante. Una forma apparve giù nella strada. Saliva, diventava grande, campeggiava gigantesca sullo sfondo incolore dell'orizzonte. Era nera, ma come un filo di fuoco scintillava sul suo petto dalla parte del cuore. Fu davanti a Noemi e accorgendosi dell'agitazione di lei si fermò mentre ella appoggiava forte la mano aperta al muro per non cadere, tanto il desiderio e l'orrore di rivolgersi al passante la turbavano. Ma egli domandò: Noemi, che c'è? Ed ella sentí il suo cuore fondersi, chiamare aiuto. Predu, fammi un piacere. Cercami qualcuno che possa andare a chiamare Efis al poderetto. Andrò io, Noemi. Tu, tu, tu no. Perché no? Egli stridette. Hai paura che ti rubi le angurie? Ella continuava a balbettare, incosciente. Tu no, tu no, tu no. Don Predu indovinava il dramma che si svolgeva là dentro. Non sapeva perché, da qualche tempo, dalla sera che aveva portato il cestino, dalla sera in cui Giacinto gli aveva detto tu accumuli le tue monete come le tue fave per darle ai porci, sentiva un vuoto dentro, un male strano, quasi lo straniero gli avesse comunicato il suo. E pensando alle cugine, provava una pietà insolita. Vide che Noemi tremava e anche lui appoggiò la mano al muro accanto a quella di lei. I loro volti eran vicini, quello di lui aveva un odore maschio, di sudore, di pelle bruciata dal sole, di vino e di tabacco. Quello di lei un profumo di chiuso, di spigo e di lagrime. Noemi, disse rozzo e timido, levandosi il cappello e poi rimettendoselo, se avete bisogno di me ditemelo. Che è successo? Noemi non rispose, non poteva parlare. Che è successo? Egli ripeté forte.
Siamo rovinate, Predu, ella disse infine, e le sembrava di parlare contro la sua volontà. Siamo morte. Giacinto ha falsificato la firma di Ester e l'usuraia ha protestato la cambiale. Ah, boia! Gridò don Predu dando un pugno al muro. Noemi ebbe paura di quel grido e il sentimento del decoro la richiamò a sé. Le parve che i vicini si affacciassero ad ascoltare la sua miseria. Vieni dentro, Predu, ti racconterò tutto. Ed egli entrò nella casa di cui da 20 anni non varcava la soglia. La lucerna ardeva sul sedile antico e pareva che la fiammella facesse pietosa compagnia a donna Ruth, ancora seduta, immobile, con la testa appoggiata alla spalliera e le mani abbandonate, una qua, una là, con le nocche sul legno. Metà del suo viso era illuminato, cereo, metà era in ombra, nero. Gli occhi socchiusi guardavan tuttavia in alto, loschi, come nello sforzo di fissare un punto solo, lontano. Appena la vide, don Predu trasalí, fermandosi di botto, e dal movimento di lui Noemi comprese la verità. Guardò lui spaventata, poi guardò la sorella e corse a soccorrerla. Ruth, Ruth! Chiamò sottovoce, curva su lei, stringendole gli omeri. La testa di donna Ruth si reclinò, prima di qua, poi di là, poi tutto il suo corpo parve protendersi in avanti e curvarsi ad ascoltar la voce della terra che la richiamava a sé. Il lamento della fisarmonica di Zuannantoni giunse in fondo al caos del dolore di Noemi, come una luce lontana. Il ragazzo cantava, accompagnandosi, e la sua voce acerba, d'una melanconia inesprimibile, riempiva la notte di dolcezza e di chiarore. Noemi, ancora inginocchiata presso il sedile ov'era steso il cadavere di donna Ruth, sollevò il viso guardandosi attorno. Era sola. Don Predu era corso a richiamare donna Ester. Ella ricordò le parole della vecchia. Zuannantoni viene a farle la serenata, e un mugolío di dolore uscì dalle sue labbra verdastre. Eran grida, gemiti, lamenti che si confondevano con le note dello strumento e col canto del fanciullo, come l'ansito di un ferito abbandonato in un bosco, col gorgheggiare dell'usignolo. Ma d'improvviso tutto tacque. Poi s'udirono passi, risuonarono voci, il cortile fu pieno di gente. Noemi vide accanto a sé il ragazzo col viso pallido e i grandi occhi spalancati, che si stringeva al petto la fisarmonica come per difendersi da qualche assalto, e gli disse all'orecchio: corri, va a chiamare Efis. Fine della prima parte. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche e lascia un mi piace. Grazie per l'ascolto e a presto. Da Beneist, Onde Letterarie e Audiolibri.